Vabbè. Ero E curiosa ci di vedere siamo. la mia faccia però in tutto ciò. Non posso farlo. Vabbè. La vedrai solo live. Ditemi Siamo in se diretta. faccio facce strane. Okay, vai. No. Cavolo. Siamo live? Sì, Benvenuti a tutti, prima live ufficiale di Indie Games Devil. Siamo onoratissimi e super grati a Stefano per essere qui con noi. Ciao Stefano. Ciao ragazzuoli, grazie a voi per avermi qui. Presentandoti Ciao a brevemente, cosa tutti. possiamo dire? Noi siamo Cosa... Francesco, Chiara e Carlo. Cosa si può dire di te? Cosa possiamo dire? O cosa vuoi dirci tu su di te? Allora, mi chiamo Stefano Guglielmana, cognome strano, impronunciabile, più si va a nord nel mondo più diventa impronunciabile, però scommetto che sarà anche così se vai verso est. Sono un artista, sono il direttore e artista a Subcal Joint e siamo quei loschi ceffi che abbiamo fatto Cookie Cutter, è un videogioco strano. Mi sembra la presentazione più più perfetta, più autentica che potessi fare in questo momento. strano e decisamente sui generis. Sì, 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 la teniamo sui generis così approfondiamo a layer pian piano andando avanti. Tanto la teniamo scialla così. Che cos'è? Vai, videogioco strano, va. Ma va benissimo così, anzi. Io non ho Eh, avuto occasione di dirti, tra l'altro, che nel momento in cui me lo sono trovato tra le mani l'ho divorato. Io mi definisco il divoratore di Metroid e l'ho divorato. Ne è presente Chiara che può dirlo. Praticamente io credo che avremo raggiunto il 100% in circa una settimana. In realtà lo abbiamo anche rigiocato e fatto giocare alla nostra amica. Maledetti nerd, grazie comunque. Grazie. La cosa figa è che è strana del gioco è che più tempo si aspetta per giocarlo, più è definitivo, più è completo, più abbiamo aggiunto roba. Adesso che stiamo riuscendo, per esempio, stiamo uscendo con tutti i dialoghi parlati, che è una cosa che volevamo fare fin dall'inizio, ma non siamo riusciti a fare. Ci tenevamo tutti tantissimo. Anche il publisher ci teneva un botto, tra l'altro. Però indie games, quindi succede che le cose che vuoi fare non sono quelle che puoi fare, sono quelle che vuoi fare e poi forse dopo farai. Quindi insomma, pian pianino, tutte le cose che rigiocarlo con oltre, tipo, sono passati 9 mesi, bene, meglio, è meglio ora di prima. Quindi No, dobbiamo no, rigiocarlo di nuovo. Guarda, i dialoghi parlati sono fichi, fan tanto, anche perché abbiamo Infatti fatto i sono curiosa. casting. Sono fighi, abbiamo fatto i casting con gli attori, abbiamo scelto gli attori. Tra l'altro la cosa strana è che avevamo messo sui social media il bannerino con scritto che cercavamo per ogni personaggio un voice actor, c'erano tutti 12 personaggi fra primari e secondari. Mi sono svegliato la mattina dopo, l'abbiamo lasciato lì la sera. La mattina dopo Nicola, l'audio guy, mi fa: Stefano, chiudi tutto perché sono arrivate più di 300, più no. di 300 application. E dovevamo controllarle noi. Cioè, adesso nel team siamo rimasti io, il programmatore, l'audio guy e basta. Quindi tutto quello che va fatto lo facciamo noi. Quindi, per esempio, abbiamo dovuto bloccare tutto. E la gente si è incazzata da morire, si sono proprio incazzati. Dice, ma come l'intervista l'hai fatta più tardi? Però, che vuoi fare? Siamo rimasti in tre. Tutto così è, quando fai roba indie devi fare tutto tu, qualsiasi cosa fai tu. No, no, certo. E d'altronde poi si esce come si può, nel senso, il progetto secondo me è uscito anche molto bene. Sì, indubbiamente il doppiaggio io lì per lì tra l'altro me ne sono accorto, la cosa divertente del mio playthrough con Cookie Cutter è che io me ne sono accorto molto tempo dopo, non so, l'ho immaginata come una cosa spontanea. Sono arrivato che erano penso sulle 7, 8 ore, ho detto: "Oh, ma dove cazzo sta il doppiaggio?" E nel mentre però il doppiaggio è durato una quindicina, ventina di minuti in quel periodo Sì, tra il prologo e poi l'inizio della missione principale, sì. quando c'è il vero inizio di Cookie Cutter. E
è molto interessante perché tra l'altro il doppiaggio era già fatto benissimo al day one, il giorno della release. Mi ricordo benissimo sia il doppiaggio di Cherry, mi ricordo il doppiaggio di Shinji, mi ricordo il doppiaggio di Gina, mi ricordo il doppiaggio degli antagonisti. Sì. Quindi sono contento e sarà un piacere ritornarci quando insomma tutto questo processo sarà completo, sarà ottimizzato al massimo. Quindi molto molto bene, siamo contenti. Non so se Chiara o Carlo vogliono iniziare con qualche curiosità in particolare. Io, come ti dicevo, vorrei fare delle domande un pochino più seriose, quindi aspetterei magari un po' prima di partire con quello di cui vorrei parlare io. Oh. Va bene, allora entro a gamba tesa io e ti chiedo, dato che è stato uno dei miei personaggi preferiti all'interno del gioco, se non il mio preferito, che figata può Nani come personaggio, Che in figa, tutto e buona. per tutto, a livello di design, a livello di caratterizzazione, a livello di stile, a livello proprio di temperamento suo, il momento del primo impatto tra Sherry e Puanani. Ti chiedo in modo molto sintetico come nasce il suo design, come nasce la sua caratterizzazione e in che modo è evoluta all'interno di te mentalmente quando hai deciso di pensarla e poi portarla in vita così com'è oggi. Allora, stavo passeggiando per Brighton, vivo in Inghilterra, a Brighton, e mi è passata davanti Puanani, mi è passata davanti questa tipa con i Galaxy Bun fucsia giganteschi, questa maglietta lunga che utilizzava a mo' di gonna, i pantaloncini stretti e poi questi stivaloni goth metal enormi col zeppone, cioè non ho dovuto fare altro che andare a casa e disegnarla, cioè quella tizia esiste. E da qualche e da qualche parte Bellissimo. qui in giro mi è passata davanti. Ero così, mi giro, guardo sta tizia tipo... ho solo dovuto disegnare, solo dovuto disegnare. Poi al tempo guardavo questo cartone animato cinese che si chiama... Fuck, non mi ricordo, dove lui, il protagonista, è un barbiere che ha ha le forbici come arma. È cinese, è disegnato in una maniera stilosissima, sembra uno stile raffazzonato, invece a livello tecnico è favoloso. E siccome la maggior parte dei personaggi, quando mi vengono in mente i personaggi, mi vengono in mente perché li rubo dalle dinamiche che c'erano su Ranma Mezzo, che è un fumetto che leggevo quando ero bambino, a cui sono super affezionato, avevo da un po' di Conosciamo tempo... bene. Bellissimo, bellissimo. Avevo da un po' di tempo l'idea di avere un'amica nemica, il classico alleato amico nemico, no? Come un po' Ranma e Ryoga, che sono amici ma sono sempre là che si battono fra di loro. E siccome è un viaggio solitario quello di Cherry, quando ho trovato questa ragazza mi è partito in mente il loop, il tilt per prendere tutti questi elementi e metterli assieme. Era questa tizia che combatteva con una forbice gigante e che sarebbe diventata la super migliore amica di Cherry, anzi forse addirittura il primo contatto con il tema dell'amicizia per quanto riguarda la storia di Cherry, che ripeto, anzi non lo ripeto perché non l'ho mai detto, quando abbiamo scritto Cookie Cutter, quello che c'è nel gioco è un terzo, un quarto di quello che abbiamo scritto. Però volevamo appunto presentare, sviluppare il personaggio attraverso tutto quello che gli succedeva e tutti i personaggi che avrebbe incontrato andando avanti nella sua avventura. Quindi Puanani era il tramite per l'amicizia da quel punto di vista. Certo, no, è un personaggio molto molto figo. Cioè È a me è super figo. piaciuto molto e ti dico, l'avrei voluta vedere altre 2-3 ore insieme a Cherry. È ovvio che poi ovviamente il videogioco a livello narrativo e a livello di flow ha delle esigenze. Ovviamente c'è stato un momento in cui avete dovuto velocizzare per arrivare al termine della main quest. Però è stato bello perché, oltre al fatto che è bellissimo come design, è anche bellissima come boss fight. Non ti dirò che è la più bella, la più complessa, la più approfondita, perché sicuramente ce ne sono delle altre che sono altrettanto belle. Però è una boss fight molto atipica, sia per l'arma, sia per l'utilizzo che c'è dell'arma e delle abilità che ruotano attraverso quel tipo di arma. Quindi è
È stato veramente interessante. Dicevo con Chiara e Carlo in privato prima, sarebbe bellissimo un DLC dedicato a lei, chi era prima, anche Il prequel. esatto. Eh, Allora, due cose. La prima è che è stato tutto un casino. Vorresti avere più tempo per approfondire Ponani, e pure noi. Però quando sei nel mezzo della produzione e quando sei assolutamente impreparato a una produzione del genere, perché è la prima volta che lo fai, la prima volta che lo fai con questi termini, la prima volta che lo fai con un partner, con un budget, con 16 uomini che sono in giro per il mondo, prima volta che lo fai essendo un direttore o un artista, mentre hai un altro lavoro e nel frattempo hai i muratori a casa, la follia. Tutte le idee che avevamo e tutto quello che volevamo fare è stato trascinato in un blender, in un vortice di cose, e alla fine Mm. della fiera non siamo stati in controllo di nulla di quello che abbiamo fatto, mai realmente. Fabi Fibra diceva in un'intervista che tutto quello che facciamo non siamo realmente mai in controllo. Cioè, tu puoi avere l'obiettivo di arrivare a un certo punto, di arrivare in questo punto nello spazio, ma poi arriverai qua, arriverai qua, arriverai qua, e questo l'ho constatato nel gioco. Tutte le idee che avevamo, a parte il come dell'indie gamer, dover ridimensionare tutte le idee per arrivare alla scadenza, ma c'era anche l'impreparazione nel riuscire a montare le cose come le immaginavamo o come sarebbero state efficaci. Quando è finito Cookie Cutter, l'abbiamo visto tutto da fuori, abbiamo detto, ah, era così, così, così funziona. E allora continuavamo a tornare indietro e sistemare, poi lo vedevamo e tornavamo indietro, è stata una spirale, no? E tante delle cose che volevamo fare non siamo riusciti a farle. E le abbiamo messe in sospeso, le abbiamo messe di lato. Ci sono 2 aree tagliate fuori, 2 boss fight tagliate fuori e tantissime idee. Per esempio, quest'estate a fine sviluppo io ho montato il character controller di Puanani con Puanani giocabile. Io ce l'ho Puanani giocabile. Mancano ancora degli stati di animazione che dovrebbero essere fatti. Però già con lo scrittore Raffaele Romano, nelle nostre sessioni di fumare sigarette spiritose e camminare per ore nella nostra città, abbiamo pensato largamente a come sviluppare appunto Bonani, a come sviluppare la storia con Cherry. Abbiamo pensato e folleggiato a un sistema di gioco in cui swappavi i personaggi. Abbiamo un casino di idee e le buttiamo fuori con la stupidaggine e con la leggerezza di chi potrebbe iniziare un'altra produzione da un momento all'altro, così senza nessun motivo. E quindi abbiamo tutte queste idee, fra cui quella di Buonani che ci piace tantissimo. Io la voglio vedere. Che io? Assolutamente. Anche Assolutamente. perché poi in una fase come processi creativi di questo tipo, veramente prendere determinate direzioni anche sono veramente schegge impazzite è facilissimo. Sì. Io mi ci sono trovato e mi rendo conto esattamente di ciò che dici, perché poi arrivi lì mentre ne stai parlando, ah, perché si potrebbe fare il tag team? Ah no, ma perché si può... Ah, va bene, buttavo la Royal Rumble! Sì, sì, sì. Ma È infatti normale. il problema non sono mai le idee non servono a niente, cioè le idee ce le possiamo mettere sotto il naso per dire, ma non ce ne frega un cazzo delle idee, il problema poi è realizzarle le idee. Esatto. Cioè, le idee vengono a tutti, ce le abbiamo a bizzeffe, specialmente quando inizi un prodotto e ci giochi, ogni nuova cosa che butti nel gioco hai 70 nuovi stimoli, 70 nuove branch che si aprono per sviluppare idee, però il tempo e la capacità che abbiamo poi di realizzarle che cambia tutto. È un Io uso, casino. diciamo, una metafora abbastanza colorita dicendo che le idee sono un po' come le flautolenze, ce l'hanno tutti. Ok. Sì, 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 è Poi vero. però bisogna vedere se le sai fare. O Eh, muori costipato. per esempio. Perché lì è la vera differenza. E quando hai detto, perché ce l'ho sotto il naso, hai detto, beh, forse dipende dalle idee, alcune è meglio di no. Qualcuno è meglio non averle sotto il naso, meglio di no. Faccio un piccolo appunto a proposito, non delle flatulenze, a proposito di tutto il processo, no, creativo, eccetera. Allora, io non sono una sviluppatrice, diciamo, ho contribuito come disegnatrice 2D per videogiochi, però piccole cose. E quello che trovo veramente incredibile è proprio la realizzazione che parte
ad esempio della scrittura. Allora, tu hai parlato di Raffaele Romano, che è lo scrittore, quindi te per esempio hai contribuito alla scrittura o ti sei occupato soltanto della creazione dei personaggi proprio a livello grafico? Ecco, questa era una domanda che ti volevo fare. E in tutto ciò, quello di cui sono veramente curiosa è quanto impazzimento c'è nel cercare di conciliare tutti questi aspetti della realizzazione di un prodotto che non è appunto semplicemente una sceneggiatura, un'animazione, cioè ci sono tanti aspetti che vanno messi tutti insieme, è assurdo secondo me. È un casino di lavoro. È un Allora, casino. il seme dell'idea lo porto appresso da quando ho 14 anni, che disegnavo un casino di fumetti a casa, avevo inventato questo mondo che si chiama Capitolo Zero, ed è un mondo cyberpunk, è il mondo di Cookie Cutter tecnicamente, però in Capitolo Zero c'erano altri personaggi che sto tenendo in serbo o per un fumetto o per un altro videogioco. Però in quel mondo c'erano già i Denzel, si chiamano Denzel Washington al tempo, perché avevo questo trip di Denzel Washington. Quindi già avevo tutto, avevo il settings, però non avevo la capacità tecnica per metterlo assieme. E allora quando poi ho coinvolto Raffaele, che è venuto in Inghilterra a trovarmi e un po' siamo usciti fuori a parlare per ore camminando come facciamo sempre. Lì l'ho coinvolto ufficialmente, lì è diventato lo scrittore. Io gli ho dato le tracce che avevo nel cervello che erano miste, un robot innamorato della creatrice, un mondo cyberpunk classico con la struttura verticale, con i cattivi e la mega città e tutti sotto nelle strutture. Il manga Blame di Tsutomu Niei con la mega struttura che si è... E poi lui ha iniziato a mettere le cose assieme e quando creavo i personaggi e decidevamo assieme il carattere di questi personaggi, lui gli dava una voce. Quindi insomma, lui ha fatto tantissimo lavoro grosso e alla fine è diventato molto più competente di me a conoscere questo mondo, a conoscerlo narrativamente. E io gli ho dato solamente i mezzi necessari all'inizio per dirgli, secondo me questa storia dovrebbe andare in questa direzione. E poi gli ho anche dato, come ho dato a tutti i membri del team, la libertà di diramare la direzione principale, quello che io chiamo il seme dell'idea, la direzione di quello che sarà il gioco, nella direzione che volevano loro, in maniera tale che non diventava loro che facevano quello che volevo io, ma io che ti davo un tema e tu lo divaricavi verso una direzione e io implementavo la tua direzione all'interno dell'opera. Così che invece tu di essere appunto un esecutore, ci mettevi il tuo cuoricino a fare il gioco perché volevi fare una cosa tua, volevi farla a modo tuo. Io abbracciavo quello che volevi fare tu nei limiti consentiti di quello che poteva essere l'opera e indirizzavo il team a fare quello che doveva fare. Quindi è un casino, come hai detto tu prima, unisci tutto, la scrittura, l'arte grafica, la programmazione, diventa veramente difficile lavorare con delle idee, con delle visioni, con dei concetti mentali e trasformarli in qualcosa di fisico e giocabile quando hai tutte le opzioni del mondo aperte, le puoi prendere tutte, ma al contempo devi prenderne una e deve essere intelligente e tu non sai qual è quella intelligente. È interessante. Ad ogni modo, complimenti anche a Raffaele perché io credo che abbia fatto un ottimo lavoro, soprattutto nell'interpretare i tuoi pensieri, insomma, se posso. Gira i miei complimenti Più che altro, personali. secondo me, interpretare poi i personaggi che abbiamo deciso assieme, non tanto i miei pensieri, perché poi lui ha trovato la storia di Puanani. Su Puanani è una bella storia che andrebbe approfondita meglio, che abbiamo potuto mettere solo nei terminali e pochi l'hanno vista. Però quella la possiamo interpretare meglio, molto meglio, e quella è tutta farina del suo sacco. Poi lui è malato di George Orwell di 1984, è malato totale, quindi ha fatto di tutto per ficcarcelo dentro. E ha fatto bene alla fine, ha fatto solo bene la sua Decisamente sì. visione. Sì. No, la mia domanda barra curiosità è un pochino più, passami il termine, cazzona, nel Bellissimo. senso, io ti volevo chiedere quello che è un mio dubbio, il personaggio che probabilmente ora non so se chi ci segue si ricorderà che è Phobitox. La domanda probabilmente molto semplice, molto banale, è un cameo, un riferimento esplicito
a Toby Fox, il creatore di quel cazzo di capolavoro che è Undertale? Certo, ma assolutamente sì. Allora, Undertale è stata una delle cose che mi ha fatto esplodere il cervello quando è uscito. L'ho comprato la versione PS4 Deluxe con il libricino fichissimo. E quelle sono le cose che piacciono a me, che sono vecchio. Io voglio i videogiochi cicciotti con dentro la roba che la apro e la odoro, bellissimo. L'ho comprato, l'ho giocato tutto 3 volte, perché giustamente devi fare tutte e tre le run. E poi ho deciso, sai che c'è? Io questo personaggio. Allora, io questa la dobbiamo articolare bene, quindi sarò confuso come sempre di più, perché ti devo dare tante informazioni per comporre Phoebe Talks. La prima è che io ho quasi 40 anni e vengo da una generazione molto diversa da quella moderna, specialmente per quanto riguarda certi tipi di modi di scherzare o come ti rapporti con gli altri. In più, sia io che gli altri membri del team veniamo dalle band musicali. Io suonavo in una band punk rock, Nicola era in una band metal. Veniamo tutti da un contesto in cui non siamo cresciuti come cresce generalmente uno sviluppatore di videogiochi. Quindi, quando è arrivato il momento di fare Cookie Cutter, volevamo mettere l'attitudine che veniva dalla nostra esperienza nel gioco, per mettere noi stessi nel gioco. Quando abbiamo voluto mettere gli omaggi in Cookie Cutter, li abbiamo messi come li avremmo messi noi, godendone. Il problema è che Phoebe Talks l'abbiamo messo nel gioco e abbiamo fatto tutto un mondo attorno a lui strano, dove lui era un monster lover. Perché a me sta cosa di lui, che è questo bellissimo animo sensibile, che un giorno ha pensato: io giocavo ai videogiochi con i mostri e pensavo, forse non è giusto ucciderli. Sei uno zuccherino, ti voglio benissimo, ma ti devo prendere per il culo con amore. Perché? Perché ci sta, perché il tono del gioco è fucked up e anche il mio tributo è fucked up. Quindi io ho fatto questo personaggio che vuole realmente capire i mostri, che vuole realmente amare i mostri, ma mettendolo nel contesto di Cookie Cutter, dove i mostri sono orribili, sarebbe risultato comico. Alla fine della quest, spoiler, lo trovi morto, perché la prova veramente a fare amicizia, adesso lo trovi tutto sventrato a terra. E Cherry, che è una stronzetta una stronzetta, lì fa pure la battutina relativa a... E sta cosa è stata vista come bullismo in una maniera bruttissima. Ma a me fa ridere. Io ho adorato, sì. Ma io il tizio lo adoro il suo gioco, adoro lui, però se devo metterti nella mia opera, che è un'opera dove la protagonista è una testa di cazzo e i personaggi parlano come i miei amici pezzi di merda quando siamo assieme e parliamo di cazzate, e a me piace così. Guarda, un giorno mi metterò anch'io nel gioco e sarò brutale quando mi metterò nel gioco, intanto perché l'autoironia è bellissima e quindi dovremmo ridere Sì. tutti delle teste di minchia che siamo. Ma poi perché mi divertirei anche, penso mi faccio con il pannolone, cioè faccio un disastro, raga. Me metto nel Sono gioco troppo io, curiosa. faccio il disastro, Troppo capito? curiosa. Adoro Quindi tutto. insomma, Phoebe Talks è un grande omaggio che però mi sta facendo anche valutare molto attentamente quanto è facile essere fraintesi. L'ho buttato fuori, ci sono state tanto amore e tante risate, ma la gente è impazzita perché gli ho toccato una persona che ha fatto una cosa importante per loro. Però ripeto, io sono abituato a guardare South Park, Rick e Morty, sono abituato Certo. alle stand-up comedies più scorrette. A me sta roba piace, fa ridere. Per me quello è un gran omaggio, non è un modo per svilire. L'unica cosa è che lui si chiama Toby Fox, io l'ho chiamato Phoebe Talks perché pensavo che sarebbe stata una maniera intelligente di ricombinare le cose. L'unica cosa che non sapevo è che uno dei suoi alter ego veri si chiama Phoebe Talks, quindi questo mi dispiace, l'ho etichettato in maniera diretta come Phoebe Talks. Vabbè, sono ragazzi. Ragazzi, No, è ovvio che ovviamente andava contestualizzato con quello che è l'atmosfera di gioco, quello che è ovviamente anche il mood generale che evoca il gioco. È ovvio che se uno vuol fare amicizia con i mostri, come anche dici tu, è ovvio che in Cookie Cutter viene massacrato e è proprio alla mercé di questi Sì, mostri, anche perché ne abbiamo visti diversi anche abbastanza
abbastanza ostici. Ora la cosa che ti voglio chiedere è: quale mostro l'ha ridotto in quel modo? Se c'è nella tua testa un mostro, hai pensato a cosa può averlo ridotto così? Tra Ma i sarà stato, mostri del vostro bestiario. ma sarà stato un bucacca di tutti i mostri di quell'area, cioè tutti assieme nella maniera peggiore e più truculenta possibile. Cioè l'idea è La quella. sacrificale, Ma Non sì, vorrei, poverino. non vorrei fare paragoni che possano poi risultare offensivi per qualcuno, quindi mi risparmierò la cosa, ma mi hai fatto pensare come qualcosa di morto in autostrada. qualcosa di... Morto in autostrada. Sai, no, che ci Probabile. passano sopra e ci ripassano sopra. Cioè, Probabile, probabile. Doveva essere truculenta la cosa. Ma poi un'altra abbiamo dovuto tirare fuori. E io avevo messo anche. Vi ricordate quei due fratelli che avevano fatto quello studio chiamato. È stato uno degli scam più grossi dell'azienda dei videogiochi. Questi avevano fatto un gioco che si chiamava forse The Day Before, che poi era tutto un fake sto gioco. Sì! sì, Io loro li ho messi nel gioco, come si chiamano? Invincible Studio, Invisible Studio, Incredible Studio. Li ho Sì! messi, ho messo questi due fratelli, tra l'altro gli ho fatto la caricatura e alla fine Cherry li uccideva perché provavano a scammarlo e ce li ho in serbo per rimetterli dentro, per rimetterli dentro. Adoro. Come voglio Bello. mettere anche il creatore di Lisa the Painful, che è un'altra persona, c'è un altro Ah, gioco che mi ha fatto impazzire, cioè Lisa the Painful mi ha fatto impazzire completamente e lui lo voglio mettere nel gioco. no, è bellissimo perché loro tra l'altro son tornati di recente con una campagna Kickstarter, un nuovo Bravissimi, io gli progetto. do i soldi, tutti i soldi che voglio li do tutti. Scammatemi. E penso che gli unici contributori della campagna sono stati quelli interni agli studio e gli amici loro, perché la campagna Bravissimi. è stata tempestata di commenti negativi e hanno chiuso la sezione poi. A me fanno ridere queste cose. Sono dannazione. I Vanna Marchi de Noartri praticamente. Geni. Comunque molto bello, sai perché, hai fatto un discorso in precedenza legato, al tema del bullismo, per come è stata presa proprio a livello di audience il trattamento riservato a quel povero Cristo. Ehm, Però secondo me è molto interessante perché ormai c'è una tendenza, ormai quasi smodata, di andare a trattare certi temi in punta di piedi, come Mhm, se qualunque cosa si facesse c'è un rischio evidente, e mhm, attualmente c'è questo rischio evidente, di andare a traumatizzare una parte della società, andare a svilirne un'altra parte, mhm, andare a mhm, mhm. distruggere un'altra minoranza. E è interessante, sai perché? Perché ormai è una tendenza che in Occidente è sempre più dilagante e io la vedo sempre più presente, e non è il fatto di vederla presente, è il fatto che questa sia letteralmente forzatissima. Perché un tema molto importante all'interno di Cookie Cutter, che poi ne possiamo parlare, è stato trattato in modo preciso, accurato e che avesse un valore con il personaggio. Un modo è trattarlo in modo totalmente casuale, totalmente singolare, permettimi, in modo totalmente decontestualizzato dall'opera, in modo da dire: ok, io sono per quella minoranza, io sono per quello, io sono per non far passare questo messaggio e far passare quest'altro. È una tendenza che in Occidente c'è, in Oriente se ne stanno fregando sempre di più. E sono contento che tu e gli altri ragazzi nel vostro videogioco abbiate voluto trattarla in un'accezione volutamente in dark humor, in un'accezione volutamente esagerata, che una persona normale capisce che è ovviamente esagerata, ma non deve rappresentare. Dimmi, dimmi. No, no, vai avanti, poi ti dico di una persona normale capisce. E non deve Con rappresentare una riserva. non deve rappresentare una situazione reale, ma ovviamente una situazione volutamente in questo modo esagerata, volutamente esagerata. E niente, no, questo. Quindi sono contento che voi abbiate trattato con questa cura e soprattutto con questo approccio. E vedo io stesso che è stato molto apprezzato, ora al di là di quello che può essere la critica di un giocatore, al di là di quello che può essere un altro parere, ma anche da un punto di vista di
ironia, di modo di fare ironia è stato molto apprezzato. Poi ti passo la parola, dimmi tu. Allora, qui scoperchi un piccolo vaso di Pandora. Hai parlato di tante cose, hai parlato di come attualmente quello che definirei il mercato, che sono in generale le persone, che sono in generale gli esseri umani, hanno questa sorta di... c'è molta divisività nelle cose, ci sono dei poli estremi e come hai detto tu c'è l'Occidente, c'è l'Oriente, le cose si fanno in maniera diversa, molto spesso si tende a demonizzare tutto, mentre tu dici che in Giappone si demonizza di meno. Ok, ci sono tante cose e tanti punti di vista. E il mio punto di vista in questo gioco era facciamo un bel videogioco. E poi era, visto che stiamo facendo un videogioco e lo facciamo noi, cerchiamo di essere le simpatiche teste di minchia che siamo e divertiamoci nel farlo, cerchiamo di metterci dentro degli elementi che ci fanno venire che ci rendono barzotti mentre lo facciamo, cioè roba che ci riempie d'orgoglio e ci fa fare le cose come sentiamo di farle, mettendoci dentro quello che vogliamo. Il problema sorge quando ti viene data la possibilità di essere ciò che vuoi, dobbiamo essere quello che vogliamo, dobbiamo essere come vogliamo, ma poi in realtà non è realmente così, perché poi quando fai qualcosa che è realmente bizzarro, non vieni assolutamente risparmiato dalle critiche di quello che hai fatto, che ci sta, tutto Chiaro. può essere criticato. Il problema è che, considerando quest'epoca di poli estremi, quando fai una cosa un po' fuori dagli schemi, anzi cerchi appositamente di andare fuori dagli schemi, non perché vuoi fare l'alternativino, ma perché sei un artista e vuoi provare a portare sul piatto un gusto nuovo, che poi è impossibile, però è il sogno di tutti gli artisti. Io vorrei fare quella cosa nuova, vorrei fare quella cosa originale, o comunque è il mio sogno. Io vorrei riuscire a tirare fuori una piccola formula originale, qualcosa che brilla di luce propria, e soprattutto non vorrei copiare mai nessuno, è una cosa che odio come artista. Posso avere 1000 ispirazioni e rubare da tutti, ma poi lo mescolo con i miei filtri interni e lo ripropongo con il mio filtro e con la mia sensibilità. Questo è stato quello che abbiamo fatto. Il problema è che quando decidi di mettere un protagonista gay, protagonista della tua storia, in quest'epoca quello che succede è il delirio, perché c'hai chi ti accusa che vuoi fare il woke, che è della cosa più stupida di cui ti possono accusare, Ho perché visto. è come se ti accuso di essere una persona per bene. Chi ti accusa... Sì, perché alla fine woke, ripeto, io queste cose neanche le sapevo, mi sono dovuto informare perché vedevo ste parole, woke, alla fine ho dovuto capire ma che cazzo è sto woke? Non lo sapevo, non ne avevo idea. Io sono un anarchico, sono un punk rocker, suonavo la chitarra, fumavo le sigarette spiritose e disegnavo. A me questo importa. Me ne frega, non ho mai votato, non ho mai votato, non me ne frega un cazzo. Io sono un artista, vivo di questo. E quando faccio un'opera d'arte e mi si dà un potere politico che io non ho mai cercato, la cosa mi fa pensare. Dico, wow, cioè mi state dando un potere in questo momento che io non ho mai cercato e che non sapevo di avere. Da una parte ero misogino perché ti ho fatto vedere una donna e te l'ho fatta vedere smembrata e mi si accusava che godevamo nel farti vedere la donna sotto questo punto di vista. Dall'altra ero woke perché pensavano che eravamo un team di nazi ragazzine quindicenni che volevano distruggere il patriarcato presentando nuovi modelli di bellezza femminile. No, sono uno stupidissimo ragazzo bianco, cioè non c'entro un cazzo, non ho nessuna agenda, non me ne frega un cazzo dell'agenda LGBTQ, sono un libertario e sono assolutamente aperto a tutto, ma al contempo non porto la bandiera di niente. Cioè io volevo un personaggio che era Wario, it's me, Wario! Cioè volevo un personaggio stronzo, cattivo e che ti spaccava il culo. E non volevo un ragazzo, volevo una ragazza. Però poi ho pensato, ok, troviamo la cosa più esotica, prendiamo un protagonista gay, così facciamo la storia d'amore al posto di essere un uomo e una donna per due donne, potrebbe essere interessante. Cioè, tutte le scelte prese sono state scelte prese come quando fai un disegnetto a casa e devi scegliere i colori. Questo lo faccio giallo! Cioè, non c'è nessun tipo di pensiero incredibile dietro che, a meno
che denota io che voglio distruggere il patriarcato o nessuno del mio team. Però al giorno d'oggi questa è la cosa che mi dà un fastidio, raga, incredibile. Lo sai cosa mi dà fastidio? Che a chi non piace il gioco, sacrosanto diritto di odiarlo, non importa, non gli piace perché pensano che noi facciamo parte di un'agenda politica e stiamo cercando di spingere una cosa che non esiste. Mi dà un fastidio, cioè tu non hai capito niente e ti stai incazzando con una cosa che pensi tu, che io sono e che è il mio gioco. Cazzo, è un videogioco, merda, con una Ma storia... in generale, infatti, è proprio così. Il problema è l'esagerazione da una parte all'altra, perché il videogioco, come dice l'etimologia, è un videogioco che ha non un messaggio politico, non un messaggio propagandistico, ha un messaggio semplice. Io ti voglio portare nel mio mondo, ti voglio far divertire, ti voglio far emozionare, ti voglio far ridere. Non per forza, posso anche voler farti giocare senza alcun tipo di emozione. Sì, Non ha un tipo di scopo propagandistico e vedo no. sia da una parte sia dall'altra sempre più questa cosa. Chi accusa di woke questo o chi accusa di essere contro certi tipi di minoranze. Io ho visto veramente, non ti sto parlando di videogiocatori o non ti sto parlando di individui, io ti sto parlando di, tra virgolette, stampa che ha Sì. parlato male a prescindere di videogiochi Mm. perché il personaggio era troppo bello barra bella, perché i canoni estetici erano troppo di gran lunga superiori rispetto alla normalità. Questo personaggio non può esistere. Come ho sentito parlar male dall'altra parte di prodotti Sì, considerati woke, considerati pro una determinata politica, sì. perché bisognava per forza andare a criticare il prodotto. Poi è andata Se n'è di moda. discusso infatti di 'sta cosa, molto fastidiosa tra l'altro, perché sembra che stanno cercando proprio il marcio ovunque o quantomeno una scusa per criticare così, anche in maniera molto sterile secondo me. Semplicemente perché magari il protagonista, del nuovo gioco è una donna, allora, è woke perché il potere alle donne, come è successo a te con Sherry, una cosa del genere. Non sei l'unico che è stato bersagliato da quest'ondata No, io ti fuori di cito, testa. guarda, ti cito Stefano, guarda, un esempio stupidissimo recente che è stato recente, ormai sono già un po' di mesi che è uscito, c'è stato la release di Black Myth Wukong. Mhm. Wukong è stato distrutto in tutti i modi perché all'interno da ovviamente una determinata parte, Sì. perché non era presente. Scusate un secondo, credo che non vi si senta più, ma risolvo subito. Ehm, Solo un secondo. Questo perché... Sarebbe andata in cazzoneria, Ah quindi ottimo sì, direi. rompiamo tutto, rompiamo. Non lo so, Ok. io cioè tra di noi ci stiamo sentendo suppongo. Tu, Sì, sì, dici che sì. non si sente la live? Quindi Sì, sì, no, Magari siamo tornati, siamo tornati. siamo ok, meno ma Sì. vabbè quindi per che, dirti, posso tristemente dire che abbiamo, solo 6 spettatori? Io sono un Ciao, po' sei amici. sono sono un po' sconcertata a riguardo, ma va bene così. Comunque a me non interessa niente. Io a livello di gusti personali può andare bene tutto. Può non piacerti un protagonista perché è troppo sessualizzato, perché è un ciccioracchio, perché non ti piace. Vuoi un gioco che non sia politico, mi sta bene. Vuoi un gioco che sia politico, mi sta bene. L'importante è che quelle diventano poi considerazioni personali e non robe in cui diventano campagne politiche, perché è triste giudicare l'arte con la politica, alle volte è tristissimo.
Cazzo, che Amen, bella l'arte! fratello! Che Amen. bella l'arte! Perché ci devo guardare sempre dentro la politica? Cioè, Io cazzo, c'è tanta altra ho, roba Ma perché ho non ce n'è ho una bisogno come domanda a proposito. Dopo. Date. ma per Prima che usciamo dal contesto arte, ho bisogno di farti una sì, domanda. Dopo. Vai, Fra. finisco al volo questa cosa, ma perché Certo. assolutamente non ce n'è bisogno. Quando un personaggio è scritto bene, ha un determinato tipo di scrittura che esalta le caratteristiche del personaggio, e non sto parlando di caratteristiche fisiche, perché caratteristiche fisiche è una La famosa cosa. tridimensionalità del personaggio. Nel momento in Chiaro. cui un personaggio è scritto bene, ne penso a tantissimi, non sto parlando di mondo occidentale o orientale, sto parlando di mondo videoludico nella sua totalità, ce ne sono, a migliaia. Non c'è bisogno di fare politica. Si fa politica quando si utilizza un pretesto per andare a criticare un qualcosa a cui a me giocatore non va bene. Per cui io devo fare politica, perché il personaggio non mi va bene, io sono un omofobo, di conseguenza questo personaggio non può essere differente dalla mia idea. Di conseguenza lo sviluppatore è un cane, io sono colui che ha l'idea migliore di tutte. Ma come sbaglia molto spesso il videogiocatore, io dico che l'approccio molto spesso lo sbagliamo anche noi come stampa, nel modo in cui vediamo un prodotto. Molto spesso si sbaglia anche all'interno di determinate scelte. Non cito il vostro caso, che è stato un caso d'esempio, ma molto spesso far passare un messaggio di un personaggio, di far passare quel determinato messaggio solamente perché non si ha l'abilità di caratterizzare bene quel personaggio. Ah, sì, per esempio la stampa che doveva per forza tirare fuori e forzare il fatto che i protagonisti erano gay in un videogioco. Sì. Ok. Sì, sì, che lo Ma una- forziamo perché è una feature. Sì, quello è pure quello è un forse- po'. Cioè, forziamo. se dobbiamo fare diversity, se dobbiamo fare inclusivity, che è bellissimo, io vivo in Inghilterra, è molto diverso da come in Italia. In Inghilterra sta cosa si fa a pompa, si sente un casino e si vive da Dio, tutti amano tutti, raga, l'Italia fa cagare da questo punto di vista, andatevene a fanculo, non voi, scusate, però in generale Dillo ogni pure a volta... gran voce, Ogni concordo, volta che guarda. scendo mi angoscio veramente per come i No, ma no, giornali parlano. è bello perché non ce n'è bisogno proprio. L'inclusività e la diversità partono dal presupposto che siamo tutti diversi e dobbiamo tutti giocare assieme. Basta! Cioè, è finita là, fine. Sarebbe semplice, in teoria. Sì. Bastissima, raga, cioè, se io ti Bastissimo. metto, se io ti metto nel videogioco il personaggio gender flu, non ti sto rovinando l'esistenza. C'hai No, 10.000 altri giochi dove puoi giocare gli etero pompati con la katana e i capelli lunghi. Mo' ti giochi il ragazzino magro con i capelli viola che succhia i pisellini. Non fa niente, non succede niente di strano, non diventi gay, attenzione. Comunque, no, ma anche perché possiamo parlare tanto di questo, effettivamente. l'esempio stupido che mi viene in mente, che è Anche uscito necessario poi, farlo, se vogliamo. che è uscito tempo dopo, è il caso della relazione tra Ellie e Dina su The Last of Us Parte 2, dove Sì, giocò un ragazzo omofobo che sì. ebbe una bellissima esperienza, perché poi Uno. quando uno Uno. dei Io decine di direi, io direi che però il problema è che qui analizzare quale gioco abbia scaturito questo, quando praticamente se c'è questo tema, come altri temi, l'espressione artistica dovrebbe essere castrata perché non si può, allora qui arriviamo ad un problema. Sì. Perché Io sì. innanzitutto, se noi vogliamo estrapolare quella che sia la politica o gli impianti educativi da quella che è l'arte, beh, sta all'arte rappresentare la bruttezza. Perché io ti Ok. devo far vedere com'è il mondo, non raccontarti le barzellette. Poi ci può O, stare, o anche meglio, non tanto farti vedere com'è il mondo, ma migliorarlo. Cioè, alla fine certo. l'obiettivo dell'artista non è darti la realtà, ma avere la presunzione di poterla migliorare. E allora migliorare la narrativa, i personaggi, la rappresentazione dei personaggi, ma appunto senza partire dal presupposto che la feature di questo gioco è che il personaggio è gay, quello la abbassa secondo me. Perché, come dire, la parte prerogativa di questo gioco è che il personaggio è un ragazzo di Milano, figo, cioè normale, non mi sta dando niente.
Però ripeto, è un problema sociale con tantissimi layer, difficile da analizzare e che si prende sempre di pancia da un lato e dall'altro, quando alla fine è sbagliato secondo me. Si vive molto meglio quando si prende meno di pancia e più di cuore. Vero, Ah, Di concordo. solito, assolutamente. di solito dovrebbe. Utilizzo sempre il condizionale perché in qualunque situazione vedo che è una costante, perché dovrebbe, potrebbe, ma non è mai attinente alla realtà dei fatti, di conseguenza... No, detto questo, noi sono tematiche che abbiamo e di cui il gioco è letteralmente pieno, saturo di tematiche, di cui se ne possono trovare veramente da una lista della spesa si potrebbe fare con le tematiche che ci sono all'interno del gioco. Detto questo, passo la palla a Chiara che voleva farti una domanda specifica sulla direzione Allora, artistica. non è particolarmente specifica, però sarei curiosa, visto che il mio settore professionale è proprio l'arte, se vogliamo, in senso un pochino ampio, in un certo qual modo, e ho bisogno di solidarietà a volte. Si parla sempre, no, di te come in relazione ai videogiochi, comunque lo sviluppo, eccetera, ma tu come artista, al di là di Cookie Cutter, la tua vita da artista, com'è? Cioè, come funziona? Come te la cavi? Come sopravvivi dentro di te, nel tuo cervello, con tutto questo? Allora, è super interessante perché se sei un artista sai di che stai parlando, perché l'artista, il problema principale è che è un artista. Cioè, quando sei un artista, tu e quando lavori come artista, o semplicemente quando utilizzi l'arte per intrattenerti o per provare a esprimerti, il problema principale è che tu metti in dubbio e in discussione non quello che fai, ma te stesso. Io non sono abbastanza buono, faccio Sindrome schifo, dell'impostore, c'è sindrome presente? dell'impostore, o comunque è veramente difficile riuscire a vivere come artisti e essere funzionali. Allora, la mia più grande fortuna è che per me è stata l'arte il mio posto sicuro fin da quando sono bambino, è il posto dove preferisco andare quando mi annoio. Io ho sempre delle routine. Se mi annoio, vado in paranoia e devo fare qualcosa. E allora inizia a diventare irrequieto. Ehm, L'arte mi ha sempre tenuto in un posto dove posso stare 10 ore, 12 ore seduto ascoltando musica, a disegnare, a fare i disegnetti, a fare le caricature, a disegnare fumetti, a disegnare personaggi, a fare animazioni, qualsiasi cosa che riguarda creare, visualizzare e proporre, trasmutare in qualcosa, in qualsiasi media. E grazie al cielo, fin da piccolo, sono sempre stato uno stronzetto sicuro di me, ho sempre avuto i mezzi, mia madre mi ha dato dei mezzi per avere una psiche molto forte, molto focalizzata sul non essere schiavo o vittima o avere problemi con me stesso, mettiamola così. Quindi fin da piccolo mi sono considerato bravo, quando facevo le cose dicevo minchia ma sai che sono bravo, anche quando non era vero, era meglio dirmi che ero bravo e continuare a provare a migliorare che dire faccio schifo, faccio cacare, ok ho fatto questo ma non è niente di che. No, io dico ok sono bravo, sono un amante della disciplina, mi impegno tanto, lavoro tantissimo tutti i giorni, Questa non cosa della riesco. disciplina è La fondamentale, per disciplina è esempio. la cosa che mi ha salvato la vita perché poi ha preso la parte da Capisco. artista punk, anarchico, con la cresta rosa, con le foto con Berlusconi impazzito, e ha preso quella, ma l'ha ancorata a una forma, una sostanza, a una routine che poi mi ha ancorato. Quindi la cosa bella è che sono riuscito a diventare artista, direttore, imprenditore. Sono riuscito a utilizzare quella cosa che ed è veramente incontrollabile, sono riuscito più o meno a controllarla e a portarla in una dimensione dove mi fa stare bene, riesco a comprarmi una casa in Inghilterra e mi permette di realizzare i miei sogni e di evadere dalla realtà. E comunque tuttora, ora ho comprato un un iPad di quelli grossi, io vado in vacanza
dopo i primi 2 giorni, piscina, feste, io mi devo fermare, devo disegnare 2 ore, devo stare zitto in silenzio con la musica, a andare un po' dentro per stabilizzarmi. Quindi per me è una costanza, una cosa che va fatta, è una disciplina, è una religione. Forse è l'unica cosa a cui credo realmente nella vita, questo visualizzare delle cose e tirarle fuori. Ogni volta che tiro fuori una cosa che prima ho visualizzato, ho più potere del capire la mia esistenza. Ah, minchia, io immagino ste cose e poi le tiro fuori e poi le guardo e dico e poi le poso. Questo è importantissimo, cioè dire questo a chi magari può fare questo lavoro è fondamentale, perché come puoi immaginare, magari ecco, non tutti hanno né questa disciplina né neanche questa forza mentale che è, senza quelle si va fuori completamente. È Sì. un po' questo che volevo sapere di te, nel senso che è chiaro che i risultati parlano chiaro di quello che è stato il tuo percorso, immagino, perché altrimenti saresti ancora a disperarti come tanti altri Sì. fanno, che magari son pure talentuosi, però non cavano il ragno dal buco, proprio perché se tu vivi in una dimensione così parallela dalla realtà, in cui hai bisogno di stare, esci dalla concretezza e la Certo. concretezza invece è fondamentale, no, se no non porti risultati. Quindi ecco, questa era una cosa che perché so, cioè, da quello che ho visto, so che tu sei riuscito a fare questo, ma è difficile e quindi è importante che tu le dica queste cose, è importante che la gente sappia che c'è anche questo dietro, oltre al lavoro del team, ovviamente per la realizzazione di un prodotto complesso come quello di un videogioco, ma c'è anche l'autogestione che è difficilissima, Sì, secondo è me. difficilissimo e va, visto che siamo nell'ambito di diciamo cose che so giusto dire, la costanza, la disciplina, non ci sono nato, cioè io ci sono degli struggle giornalieri con cui devi forzarti a fare delle cose, a portarli a termine e a fare quella dopo, cioè il talento non è un dono che ti cade sulla testa e ti dice guarda questo ragazzo è bravissimo a disegnare. Puoi avere una predisposizione per un'arte, che può essere la fotografia, lo sport, qualsiasi cosa, ma poi devi essere tu che con un lavoro incredibile su te stesso, un lavoro intenso, interessante, costante, quotidiano, riuscire a farlo diventare talento. Il talento è la disciplina che si unisce la disciplina che si unisce a un'attitudine particolare, cioè il mio papà mi porta da piccolo a sciare sulla neve, mi accorgo che sta cosa mi prende bene, ok, come ci divento Alberto Tomba da qui a 20 anni? Ok, facciamo un piano, organizziamo una cosa, studiamo questo, È un percorso che richiede tanto sacrificio, tanta determinazione, Esercizio, tanto, tanto tanto esercizio, esercizio. tanti anni e Tanto. non è divertente, No. cioè le cose importanti e le cose che ti permettono di crescere fanno tutte parte della sfera del mantenimento. Il mantenimento come lavarti i denti, non è divertente lavarti i denti, ma lo devi fare per tutta la tua esistenza, altrimenti diventi marcio. La stessa cosa è la disciplina e il talento, va mantenuto. La stessa cosa è un rapporto con un amico, con una persona. È tutto mantenimento costante. La stessa cosa è l'arte che abbiamo con noi stessi, principalmente a livello mentale. È una cosa che va mantenuta, va gestita continuamente. Non è divertente per niente. È una cosa che va fatta trovando la gioia di farla. Richiede tanto, tanto, tanto sacrificio, tanto dolore. Ed è difficile, è veramente difficile, ma è fichissimo. 9 su 10 tornerò. Certo, è come se fosse il tuo piccolo bambino che cresci e devi dare oltre a farlo giocare, gli dai ovviamente quell'insegnamento, quella dritta per mantenere la strada in un certo modo e non prendere un vicolo a sinistra, un vicolo a destra, andare indietro, Sì. più che io mi ritrovo molto in quello che hai detto precedentemente all'ultima risposta che hai dato, ovvero il fatto di quasi portarti la tua passione e quello che è ovviamente anche il tuo attuale impiego, anche fuori il tuo ambiente lavorativo. Mhm. Perché io mi ricordo vidi di te, tra l'altro, pubblicassi una storia, se non erro quando eri a Istanbul o sbaglio
E infatti eri, mi ricordo, a disegnare con questo iPad di cui mi hai parlato. Io mi ritrovo molto in questa cosa perché molto spesso, nonostante io magari vada in vacanza, c'è quel periodo che dico: "Okay, mi prendo una settimana dove non scrivo nulla." Programmo la vacanza, dico: "Ah, L'inferno. sai il PC me lo porto che non si sa mai." Tanto d'estate dico uscirà qualcosina. Quest'estate è stato lo sfacelo più totale, annuncio a sinistra, arriva la release di qua, l'aggiornamento di là, una roba terrificante. Mi ricordo che prima delle 5 e mezzo del pomeriggio non andai al mare. Mi ricordo la receptionist dell'hotel: "Scusa, ma al mare quando ci vai?" Dico: un attimo, un attimo." Una volta mi ricordo erano le 18:30, ho detto: "Vado al mare sta mezz'ora, tanto." Se L'acqua era piango, calda, dai. se piango dentro l'acqua non mi vede nessuno. Però sento che è una cosa di cui obiettivamente ho bisogno, nel senso che mano a mano, anche nonostante curarla mezz'ora al giorno, anche 20 minuti, 10 minuti, sento come il bisogno di curarla. Perché dico: "Okay, oggi ho fatto quello che volevo, oggi ho fatto questo." Sento come se non avessi fatto la mia giornata. Sì. Se non stessi quei 10, 20 minuti a controllare le mail, a controllare se c'è qualche novità nel mondo indipendente, se scrivere quella cosa è ovviamente misto di passione, come dici anche tu, disciplina. Dall'altra io alla terza ci aggiungo bisogno, Mhm. quasi necessità, quasi ovviamente che deriva sempre ovviamente da un discorso di passione verso un determinato tema, argomento, ehm, però sì, indubbiamente e mi ci ritrovo molto in questa cosa Certo, che hai è la tua detto tu. routine, è la tua routine. Se tu durante la giornata non mandi quelle mail e non controlli che tutto sia a posto, sei irrequieto perché hai abituato te stesso che quello è il modo che se tutti i giorni continui a regolare e sistemare, la tua vita andrà bene in quello che per adesso è una delle cose più importanti della tua vita, questo lavoro. Tu sai che se fai quelle cose tutto va smooth e ti puoi portare, puoi continuare la tua esistenza senza grandi tuoni. Io sono riuscito ad arrivare dall'altra parte della sfera, cioè qui c'è la sfera come si chiama quando non fai un cazzo? No, nichilismo, vaffanculo. Come si dice? Eh, Procrastinazione. inattività, progressi sì. Qui c'è la procrastinazione, sono E andato dall'altra parte, nella mania più totale, nel fare così tanto che alla fine ti ammali, che il tuo cervello dice ok, basta con sta merda, io impazzisco. Dice basta. Cioè, io sono riuscito ad arrivare completamente all'altro spettro, mi sono intossicato dell'amore, della visione, del lavoro e alla fine, quando ho finito il gioco, ho avuto un esaurimento nervoso totale, simpaticissimo, bellissimo, che mi ha veramente ha rischiato di danneggiarmi tanto e per cui ancora adesso sto cercando di tornare alla realtà in una maniera calma e costante. Cioè io ho dovuto rimparare a non fare niente per anni. Cookie Cutter per me è durato 6 anni. Siccome sono una testa di cazzo e siccome tutti rompevano le palle con il fatto che il grinding è sbagliato nel mondo dei videogiochi, io dicevo, il cazzo, io grindo 20 ore al giorno tutti i giorni. L'ho fatto per 6 mamma anni, mia. l'ho fatto per 6 anni, 15 ore al giorno, 7 giorni su 7 e mi sono ammalato. Sono stato veramente una merda, veramente male. Allora, da una parte ti dico la verità, da quando ho scoperto, vedi quanto sono testa di minchia, quanto la gente è testa di minchia certe volte. Quando ho scoperto che nell'arte esisteva il burnout, la prima volta che sentì questa parola, me la disse Dan Limatta, un artista svedese con cui lavorai a un progetto della PS4 e che poi è diventato l'artista che ha fatto gli sfondi di Cookie Cutter. Mi disse che Frank Miller durante The Dark Knight Return aveva avuto un burnout. Io dico, oh, che cos'è un burnout? Dice, quando lavori tanto, così tanto, che alla fine hai un esaurimento bruttissimo. E io iniziai a romanticizzare questa visione del lavorare così tanto, perché per me era immergerti così tanto nella melassa vischiosa delle tue visioni
da poi danneggiartici, e per me sta cosa era quasi divertente, quando poi non lo è più stato. Quando poi non è No, più stato, ho certo. scoperto che, che lì entri in una dimensione orribile, da cui poi uscire è un casino. Ci ho messo 9 mesi a riprendermi da quella cosa, ho avuto i farmaci, dopo i farmaci ho avuto gli effetti da astinenza dal farmaco, e adesso io mi sto riabituando alla realtà con degli svarioni strani, ma ho rischiato veramente di danneggiarmi. Perché? Perché ho spinto al massimo determinazione, lavoro, costanza, impegno. Cioè ho preso tutte quelle cose che se le tieni in una sfera funzionale sono perfette, ma se le esalti e le porti a un livello eroico da Sylvester Stallone nei film degli anni '80 ti ammazzano. È stato Certo. interessante perché l'ho imparato, non lo sapevo, non avevo idea, pensavo che era un mito, invece... Invece è vero, già. Eh sì, Esatto, mannaggia. sì. No, no, cioè d'altronde purtroppo, come si dice, l'eccesso da una parte il contrario dell'eccesso, dall'altra l'eccesso che purtroppo porta ovviamente a Sì, questa era una situazioni delle altre cose che scusa Fra, che non ti volevo dimmi, dimmi. interrompere, ma questa era una delle altre cose di cui volevo parlare infatti con te Stefano, ma vedo che hai già detto tutto, quindi non ti farò ulteriori domande, perché Ha comunque anticipato. immagino che sia stato un periodo abbastanza difficile, che però è importante parlare anche di questo. Per esempio c'è Sì. Vlad Marulets, che è l'autore dei Dark, che ha scritto il libro quello su come sviluppare un videogioco indipendente partendo da zero, insomma. E una delle cose, uno dei focus su cui punta tantissimo all'interno di questo testo è proprio questo del burnout. Sì. Considerato poi che lui ha iniziato proprio la programmazione, la grafica, lui è partito dalla Polonia, scappato, è nato negli Stati Uniti per studiare musica, è diventato compositore, ok? Poi così, out of the blue, ha deciso di fare questo videogioco e tutto quello che lui ha scritto, che è una sorta di guida se vogliamo, è proprio il frutto di tutti i suoi errori, no? Di tutte le cose che ha fatto e che sono andate male perché ha fatto da solo senza sapere niente. E Che per me figo. io credo che sia una sorta di Bibbia quella, proprio per chi magari si vuole approcciare anche a questo tipo di mondo che si tende forse a sottovalutarlo un po'. Mhm, mhm, Cioè, che già si rischia il burnout semplicemente per fare un'unica cosa, mhm, ok? Come può mhm, essere scrivere, dipingere, ok? mhm, Puoi immaginare che significa coordinare poi, no? Nel tuo caso, mhm. tutto sto marasma di roba. E anche questo, ripeto, è una cosa che anche quando scrivo gli articoli, pure io per Indie Games, è uno di quegli aspetti su cui punto molto perché secondo me non si può sottovalutare. Tu ne sei un No. esempio, l'hai appena detto che anzi l'avevi addirittura romanticizzata questa cosa qua. Testa di minchia che sono. Ah, poi, due cose. La cosa fondamentale, due cose. La prima, fichissimo, che partiamo dal presupposto che nessuno ha un cazzo di niente da insegnare a nessuno. Quando sei pronto per ricevere la nozione e imparare quello che vuoi imparare è perché lo stai cercando tu. Se io vengo da te a insegnarti una cosa che non vuoi sapere, non la imparerai mai. Bellissimo, lui ha scritto la Bibbia dei suoi errori, la cosa più figa che puoi fare. Questa è una cosa che continuo a romanticizzare, questa non reputo sia sbagliata come l'altra, che è io sulle cose devo sbatterci la testa. Io devo fare a modo mio, sbatterci la testa, capire perché sbaglio e poi a modo mio trovare la soluzione, altrimenti la faccio come vuoi tu. E io non la faccio come la vuoi tu. Capisco. Come disse Trent Reznor, I rather die than give you control. By the way, la seconda cosa, l'ho dimenticata, burnout, che hai detto tu, la seconda cosa, la prima era quell'artista. Ah sì, tu stavi parlando, io il problema non era solamente dover dirigere il team mentre facevo delle animazioni che sembravano curate come fosse la cura per il cancro. Ma era anche il fatto che nel tutto quello... io continuavo a lavorare a tempo pieno a Unity, quindi avevo 2 lavori a tempo pieno. Avevo Unity dove come artista ho un ruolo, continuo a lavorare un ruolo importante e gestisco degli artisti, e poi avevo 15 uomini e subcult dove ero direttore, animatore, cura per il cancro, e alcuni dei miei uomini si svegliavano, gli americani e i canadesi,
si connettevano quando la mia giornata lavorativa era finita, obbligandomi a lavorare anche per fare briefing, obbligandomi a lavorare anche dopo cena fino a mezzanotte tutti i giorni. Mamma E mia. quindi lì è stato veramente wow wiwa. Ci Però, credo. però Tosto. ripeto, la parentesi felice di tutto questo è che nulla è per sempre, si esce da tutto, quello che non ti uccide ti fortifica veramente, è vero, però minchia ti danneggia tanto a lungo, quando rischi tanto ti danneggi tanto a lungo. E sono contentissimo, cioè rifarei tutto, non alla stessa maniera perché mi accorgo di quanto è stato stupido spingere troppo il piede sull'acceleratore per così tanto a lungo, però sono contentissimo, cioè io ho avuto proprio uno schiaffo in faccia dalla vita, un insegnamento fortissimo su quello che è l'ambizione, realizzare una visione, è stato fighissimo veramente, cioè un giorno quando sarò morto parlerò a Jimi Hendrix, Satana e Gandhi e saremo tutti e tre assieme lì, gli dirò minchia e poi quella volta è successo che Jimi Hendrix farà un assolo e Gandhi mangerà un acido. Che bella Classicone, immagine, meraviglioso. classicone. Adoro. Carlo, tu non so se hai qualche domanda, se no vado io che ho una curiosità molto classica, ma che sono curioso. Vai. No, io la domanda che ti voglio fare probabilmente è una di quelle domande bastarde perché mette in difficoltà chiunque e che non sono riuscito a farti nella prima intervista per ovviamente, come sai, ragioni di tempistiche, numero di domande, tutto quello che è stata la nostra prima intervista. Però te lo chiedo adesso, a bruciapelo, qual è in assoluto il tuo videogioco preferito all time? Final Wow. Fantasy VII, te lo dico solo perché Ti amo! nelle interviste, perché Final Fantasy VII mi ha cambiato la vita, cioè avevo l'età giusta per essere completamente sconvolto da qualcosa, qualcosa è stato Final Fantasy VII. Tanto tempo fa avevo scritto in un curriculum per entrare a CD Projekt Red che i videogiochi avevano formato le mie emozioni. E Dan Limatta, l'artista norvegese di cui prima, mi prese per il culo per sta cosa. Fa, beh dai, così è troppo esagerato. No, no. Ci sono delle canzoni di Final Fantasy VII che quando partono io le ascolto. Io sono in camera dei miei zii, a casa delle mie nonne, so perfettamente qual è il giorno d'estate, mi ricordo perfettamente l'odore, mi ricordo perfettamente la texture del divano, e ricordo cosa pensavo mentre giocavo a Final Fantasy VII. Cioè, poche cose come quei ricordi mi hanno formato come persona. E Final Fantasy VII è stato il videogioco che in più mi ha scioccato al tempo per tantissimi fattori. Era troppo strana questo combattimento, ma a turni, non a turni, c'è sta barra che si muove, come funziona, perché questi stanno così e devo schiacciare i bottoni, perché non devo picchiarli realmente. Era tutto in inglese, quindi non capivo una sega di quello che stava succedendo e continuavo a chiedere a mia madre, che è madrelingua americana, ogni 2 secondi, mamma, che vuol dire dalla scala? Quindi più lo giocavo, più facevo teorie strane su quello che stesse succedendo in realtà. Poi no, alcune cose le ho pure azzeccate, poi tra l'altro, molto ingenuamente, con la sensibilità anche senza lingua le ho beccate. Tutto, man, ma principalmente appunto il feeling di colonne sonore, luoghi, e proprio c'ho delle cose al cuore quando sento quelle canzoni e arrivo a Nibelheim e parte la canzone tristissima, che Final Fantasy VII è un gioco triste, Final Fantasy VII è Mamma mia. pieno di... minchia è tristissimo, man, è pieno di melancolia, è veramente... sono tutti rotti, i personaggi sono tutti rovinati, hanno tutti dei problemi strani, i landscape sono distrutti, il mondo sta per finire, non lo so, mi ha toccato tutti i tasti, che te devo dire? No, no, Quindi quello... è in assoluto uno dei più belli e uno di quelli secondo me scritti con... si vede che ci sono delle mani veramente esperte, non solo nella sceneggiatura, non solo ovviamente in quelli che sono rimasti dei personaggi iconici del marchio. Sì. E non parlo solo del protagonista principale, che se sto pensando all'ultimo Final Fantasy e ai personaggi iconici dell'ultimo Final Fantasy e al 7, il Fantasy 7 ne prendi praticamente tu, non dico tutti, ma
ha prodotto il villain più rappresentativo della Sì, saga. sì, 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 E se sto è pensando vero. all'ultimo, è difficile paragonare, classificare anche solo i migliori dell'ultimo episodio della saga con anche i personaggi più semplici di Final Fantasy VII. Vero. Quindi capisco bene il motivo per cui la tua scelta ricada su questo tipo di titolo. E poi c'è anche da dire che eravamo diversi noi, molto spesso crescendo, e questa cosa io la detesto quando la vedo nelle persone, e più cresci, più allontani la visione da bambino interiore, più le cose ti fanno schifo. C'è una puntata di South Park in cui improvvisamente Stan si sveglia la mattina e è tutto merda. Le persone iniziano a parlare di cose orribili, di merda, la musica è una merda, i film sono una merda. Quello, come tutte le cose di South Park, è la rappresentazione più intelligente di farti capire quando diventi cinico, quando cresci e perdi il contatto col bambino. E allora tutto è una merda. E allora la musica, il gruppo che ti piaceva 5 anni fa, il disco vecchio di Tool è web figo, quello vecchio è una merda. Ok, ci può stare che le persone cambiano e che le cose peggiorano, che quella cosa era più figa, però sei cambiato anche tu. Cioè tu lì eri un ragazzino e quella per te è una cosa che ti ha stuprato il cervello, che ti è entrata proprio come un'accetta nel cervello, non eri preparato a nulla di tutto ciò. Quella poi l'hai digerita, quando ne vedrai un'altra altrettanto forte, già l'hai avuto il colpo dell'accetta, ora ti serve un colpo di accetta più grande. Quindi una cosa che odio è quando la gente dimentica che le cose cambiano, ma anche tu cambi, tu non sei più il bambino di Final Fantasy VII del tempo, e al contempo devi capire quando arriva un prodotto nuovo, devi avere quel tipo di eccitazione quando arriva la musica nuova, quando arriva il videogioco nuovo, altrimenti diventa tutto grigio, diventa tutto una merda ed è una merda avere a che fare con gente che poi ha solo questa visione grigia delle cose. Quello lo detesto, man. Quindi sì, sicuramente Sephiroth è stato il miglior cattivo di tutti i Final Fantasy, uno dei migliori assieme a Kefka forse. Però è anche vero che sono tanti giochi nuovi che escono che sono altrettanto fighi e odio parlare poi con le persone che si fermano però Final Fantasy VII è il best gioco ever, ormai i videogiochi fanno cacare. Non è vero, sono videogiochi fighissimi. Cioè, a me Lisa The Painful è piaciuto talmente tanto quanto i videogiochi che giocavo da bambino. Cioè, come mi ha sconvolto e come mi ha scioccato e come mi ha preso. Tanto quanto. Ma tu giocati Thank You Goodness You're Here, non so se l'hai giocato. Oh. Che è un gioco dove esplodi tu e il tuo umorismo, perché veramente Oh, ok, ora me lo cerco. E beh, già è c'è bellissimo, già lo vedo c'è è bellissimo. un umorismo super sfacciato, situazioni super sfacciate e tutto il contesto è surreale. Ogni 2 minuti pensi: "Ma che cazzo sta succedendo qui?" Che figo, vedi? Che poi tu dimmi una cosa, tu sei un giocatore che giochi da una vita. Che cosa ti fa più gola? Il clone Metroidvania di Dark Souls in pixel art medievale? Oppure oppure Justin Roiland che ti fa il gioco assurdo con le pistole che parlano assolutamente fuori di te? Cioè, a una certa, questo è intrattenimento. Io posso avere tutti i giorni tiramisù, che buono è il tiramisù, ma se poi mi porti un'altra cosa, mi fa più gola del cazzo dei tiramisù tutti i giorni. Cioè, questi stanno provando a fare una cosa nuova, assurda, eh. A me fa gola perché sono un videogiocatore, non sono un collezionista di gusti. E quando mi porti una cosa nuova, io risboccio. Se invece mi dai sempre la stessa formula, dopo un po' mi asciugo. Ma che bello questo. Ma dopo me lo Infatti vado a il vedere. problema molto spesso è la saturazione in generale, non in un solo genere. Ci sono periodi in cui è uscito questo roguelike, facciamo tutti roguelike. È uscito Hades, emuliamo tutti Hades perché è il gioco del momento, è un gioco della Madonna, emuliamo tutti Che Hades. È uscito palle. Hollow Knight in questo anno, Facciamo facciamo tutti tutti Hollow Knight. che per E me da artista è una vergogna. Questo è cookie cutter. Questo è perché abbiamo
Vedi, siamo dei provocatori figli di puttana, ma tecnicamente Cookie Cutter è questo, tutte le cose nella stessa maniera. Cookie Cutter, io non te la faccio così. Tu la vuoi così, io te la faccio come voglio io. Che palle! Bellissimo Dark Souls, io ce li ho tutti là nella vetrinetta, ho tutti i Dark Souls, li ho giocati tu, Blasphemous li ho giocati tutti, Ninja Cristiano con la testa a cono, bellissimo. Basta. Oh, basta però. Dammi No, un'altra cosa. io Dammi posso, un'altra io cosa. posso dire che ovviamente ormai a quasi 50 anni ho giocato veramente la storia dei videogiochi, considerando che qui di fianco, dall'altra parte c'ho un Intellivision, quello Ah, in finta radica plastica, ok, ce l'ho ah. buttato lì perché l'ho dovuto tirare fuori per una foto. E io adesso potrei risultare realmente imbarazzante nel dire che a livello di mm, qualcosa che mi abbia toccato interiormente sotto il profilo emozionale, quindi che mi abbia smosso qualche emozione, recentemente è stato un gioco semplicissimo, piccolino, di un piccolo team che ovviamente tu sai che si chiama Shady Part of Me. Eh. Non so se lo hai presente. L'ho visto, forse ce l'ho pure su Twitter È allora, una, è sono una pure... storiella, né più né meno. Però hanno messo in piedi, secondo me, una storiella che tra i vari puzzle e il rapporto che ha con se stessa, che è con l'ombra, e le colonne sonore, che Le sono colonne anche sonore, parecchio azzeccate, molto belle, la paura. crea quell'intrattenimento che possono essere veramente 2 ore tirate, se te le fai tutte tirate senza perderti in dettagli. Ma a me mi ha dato qualcosa. Mm. Sì. Effettivamente tutto il resto, cavolo, sono cloni, dei cloni, dei cloni, dei cloni. Poi, Sì. insomma, Poi continuano ad arrivare quelli originali, continuano ad arrivare gli indie originali che provano le formule nuove. sì, Però tanti invece pensano, quelli che mi danno più fastidio sono quelli che sfacciatamente provano a ricalcare. Cioè, Hollow Knight copiano lo stile di Hollow Knight, capito? Mi dà un fastidio. Cioè, ma cosa pensi di poter dire tu con lo stile che quello ha maturato per se stesso in 20 anni? Tu che arrivi e li riproponi. E la gente, non lo so, a me, privata- sarà che so che non voglio vendere, io sono uno che alla privatamente fine... ti condividerò quello che è stato invece il mio fallimento, il mio burnout. No, in che senso? È un progetto su cui hai Nostro, lavorato? no, nostro perché è quello a cui alludevo prima, per cui ho fatto un po' di lavori in 2D, insomma, quindi è stato Oh. un esperimento condiviso. Sì, vabbè, però lui la fa tragica, non è vero Beh, che è diciamo stato che un dal mio fallimento. burnout nel 2011 circa ho messo in piedi il progetto Indie Games per spingere il più possibile tutto quello che è il fermento di persone che, ok, l'idea, ma poi ci si butta e vuole dire qualcosa e vuole far Sì, vedere qualcosa. E per sì. me questo è un valore. Perché hai detto che l'idea però ci si butta? Perché per caso hai circolato da gente che parlava e voglio fare questo e poi non faceva una sega? Ci siamo incappati tutti, Per credo. esempio, Recentemente ho letto, questa è una cosa che mi dà un fastidio, quando la gente mi parla di quello che vuole fare e poi non lo fa, io divento un pazzo di merda. Cioè, tu mi stai rubando della mia esistenza. ma la coerenza. Recentemente ho letto che quando tu fissi di fare una cosa e poi non la fai, è una dei più grandi tradimenti che fai verso te stesso. Io l'ho sempre supposto, non so, ma a me sta cosa mi è sempre dato fastidio. Recentemente ho letto che in realtà sì, tu crei delle aspettative ed è come una menzogna, dici che fare una cosa e poi non la fai. E a me dà un cazzo di fastidio. Io preferisco non dire niente
e dimostrarti che sto facendo una cosa, che invece dirti io, È e poi non decisamente fare. più onesto, chiaro, insomma. Poi ci sono due tipologie di persone così, quelli che poverini provano veramente a fare le cose ma poi non hanno voglia in corpo di farle e si inventano le scuse, perché è così, a volte la Sì. gente sognare è Conosco bello anche quella tipologia, sì. e ci provano, poverini. Ah, ho scritto un'altra storia, ho disegnato un altro personaggio, che ne pensi? Io vorrei il tuo parere perché questa volta è serio. Ah. E poi sono invece quelli più fastidiosi, sono quelli con la sindrome del Chihuahua. Quelli che magari hanno fatto pochissimo e sono io, quelli sono fastidiosissimi. Alla fine della fiera siamo tutti simpatica, danzante merda che viaggia su questo pianeta e non penso che ci fa bene darci un tono, specialmente in questi contesti, quando sei la star di provincia del tuo paesello, Valenziana Ferrammare in provincia di Kfrkz, e sei la star e sei la star di non lo so, non lo so. Quello è proprio fastidioso, man, fastidioso, anche perché poi mi sono accorto che tutte le persone che ho conosciuto invece che le cose le fanno veramente e che hanno raggiunto tanti bei risultati e che si sbattono e che ottengono e falliscono, perché le cose le ottieni, i traguardi li ottieni se fallisci costantemente, devi fare fallimento migliore amico mio, stai vicino a me, Quelli sono, non ti parlano non si vantano di un cazzo, quelli fanno il lavoro, sono persone tranquille, disponibili, pacate, e allora dico vaffanculo, fai il chihuahua, restare in paese a fare il chihuahua, maledetto, non ti voglio sentire. Quelli che possono fallimento. essere... Mi, Ok. mi aspetto un nuovo personaggio con la forma di Chihuahua a questo punto. Bellissimo. Allora, Te lo dico. vorrei riuscire a trovare il modo per implementare nel gioco un personaggio che rappresenta il videogiocatore moderno polarizzato. Cioè quello, però in realtà questo personaggio avevo fatto un disegnetto con questo personaggino che diceva che c'era Cherry tutta scassata così che faceva i bicipiti e c'era dietro questo super nerd con il mullet che diceva che era un gioco woke. Vorrei mettere un personaggetto del genere. L'avevi pubblicato sto disegno, E lo perché fai, mi sa e lo che l'ho fai visto. e lo fai Ah, sventrare dai chibridi. adoro. No, lo tengo là e faccio in modo che sia annoying as fuck. E faccio in modo che Cherry lo etichetti come cioè faccio in modo che faccia capire Cherry sia il tramite che faccia capire al giocatore. Vedi che questo sei tu, vedi che questo sei tu, man. Sei insopportabile. Però vedi che è difficile. Strutturare una narrativa in quel modo è fichissimo, ma è difficile. South Park insegna. Io poi ti No, devo fare una domanda diversa che non c'entra niente con tutto questo, però io sono Vai, fatto così, vai, perdonami, bellissimo. ma penso che tu potrai capirmi, tu mi devi spiegare che cos'è quella cosa da tu. Questo Sì, Questo è il mio mini me che mi hanno regalato per il mio compleanno. no, io lo voglio vedere adesso. Allora, avevo fatto una foto con 2 olive nel naso e in questa foto l'avevo pubblicata chiamandomi Olivio e il mio amico e Olivio è rimasto uno di noi e il mio Adoro. amico per il mio compleanno mi ha fatto il pupazzone con il tanga, il Flying V di Borat, che tra l'altro devo No, è comprare bellissimo. oh mio Dio. È lo bellissimo, tengo sempre con... perdona, ma lo vedevo da subito. Sì, sì, Ok. è lì apposta, è lì apposta. Quando faccio i meeting con Unity è una delle attrazioni principali degli uffici in Corea. I coreani specialmente sono realmente interessati alla storia di Olivio. Olivio! Sì, Bellissimo. Stavi bellissimo. No, dicendo? io riprendo una parte del discorso che hai citato precedentemente, il voler emulare una formula, perché poi effettivamente basta veramente poco. A me non dà fastidio il fatto che tu, e generalmente immagino che da una prospettiva artistica invece dia fastidio, io ripeto, non ho alcun tipo di predisposizione artistica, sono quel classico tipo di persona che se disegna una persona, disegna questa faccia ovale, il corpo che sembra un enorme stuzzicadente, le braccia e le gambe identiche. Però capisco che possa dare fastidio l'emulazione di una prospettiva artistica unica, come può essere stata quella di Hollow Knight, come può essere stata
quella di Hades nel suo genere, a prescindere poi dalla formula. Però la cosa che io voglio vedere da videogiocatore nel 2024, da critico, voglio vedere che se tu veramente vuoi partire da quelle fondamenta, quindi creo una formula attorno a questo stile artistico, attorno a una narrazione, voglio vedere degli elementi di innovazione. Cioè, se tu mi crei un rogue in un determinato modo, non voglio vedere il clone di Hades, quindi i personaggi ricalcano le divinità, la formula ricalca quella. Basta semplicemente molto spesso un elemento, perché il giocatore, io dico il giocatore medio, tra virgolette, passami il termine, è molto semplice. Quando vede una cosa completamente lineare che emula per l'appunto un altro prodotto è così. Quando vede una cosa, anche una cosa minima, ma che differisce, che può essere un elemento che sconvolge la progressione in quel gioco, che sconvolge l'ottenimento delle abilità, che sconvolge la formula, allora il giocatore diventa wow, è completamente diverso, non è più un roguelike, perché basta veramente poco. E molto spesso questa tendenza la vedo sempre meno, nel senso, vedo sempre più prodotti che si allineano a uno stile senza un elemento, perché molto spesso basta veramente un elemento. Un esempio che ho visto adesso, c'è un titolo che è molto interessante, molto in stile Blasphemous, e riprende anche degli elementi della saga di Tolkien del Signore degli Anelli. Però c'è effettivamente un elemento che è interessante all'interno della formula, che è l'arma della protagonista, che è un'arma di trasmutazione e teletrasporto della protagonista. E effettivamente non è nulla di eccezionalmente innovativo, non sarà il primo, l'ultimo videogioco che lo fa. È un elemento che cambia sia le dinamiche del platforming, sia le dinamiche di progressione, sia anche le imprecazioni del giocatore, perché è molto difficile da controllare, essendo il platforming molto un platforming di precisione. Tutto questo discorsone, questo pentolone per dire che molto spesso basta veramente poco o basta tanto. Faccio un altro esempio bellissimo che mi sono trovato a giocare è Animal Well, gioco bellissimo, bellissimo perché è un Metroidvania che non è un Metroidvania, io lo chiamo, perché è un Metroidvania mascherato da puzzle platformer, da platformer adventure, Che figata. e poi non ha una complessità enorme dietro, veramente sono idee orchestrate bene, sviluppate bene e portate in vita ancora meglio. E questo per dire che Cookie Cutter a me è piaciuto tanto perché, pur avendo dei tratti distintivi con una formula, ha degli elementi di innovazione dentro, messi molto bene e che si differenziano da quello che è la formula stampo che vediamo quotidianamente, che sono realizzati bene. Anche la narrazione a un certo punto la immagini lineare. Io mi immagino, sono la classica protagonista, deve salvare l'amore della mia vita. Spoiler alert per chi non l'ha finito, nessuno si aspetta che alla fine del percorso la tua amata muore, anche male, e di conseguenza il tuo percorso è totalmente stravolto. Allora, qui è complessa. In realtà, io vedendola dal punto di vista di chi è stato involved tutto il tempo e si è intossicato con la cosa, sono più le cose che vedo che so che possono essere migliorate che quelle di cui sono veramente soddisfatto, anche se sono contentissimo di quello che abbiamo fatto. La mia contentezza da quello che abbiamo fatto deriva dal fatto che l'abbiamo chiusa. Una volta chiusa abbiamo imparato tantissime cose di quello che non andava fatto e di come andava fatto meglio. Per esempio, io ho iniziato la pre-produzione di quello che verrà dopo, se mai verrà qualcosa, e già so come migliorare il gameplay e tutto. Ma fra le cose che mi piacciono veramente tanto di Cookie Cutter è la narrativa, non a livello la scrittura di per sé, mi piace tutto, ma non parlo di questo. Parlo del fatto che
è arrivato mettendosi, il videogioco è arrivato mettendosi all'interno di uno scaffale di videogiochi chiamati Metroidvania, provando a parlare una lingua sua. È una urban tale, è una leggenda, è una fiaba metropolitana dove i personaggi parlano come parlano i miei amici del centro sociale, no? E mi piace molto quella è la cosa di cui sono più fiero, quella narrativa. Poi tutto il resto io sono sicuro e anzi consapevole che per quanto Cookie Cutter sia stato originale è un gioco con tanti problemi e con tante cose che potevano essere fatte meglio e con tante cose che potevano essere arricchite. Io avrei vinto e mi sarei sentito veramente più orgoglioso, cioè non più orgoglioso di quello che posso essere perché lo sono veramente al massimo, però sarei diventato veramente consapevole di aver fatto una cosa eccezionale quando il gameplay era eccezionale, quando le 10 ore del gioco che ti ho presentato giustificavano la lunghezza con tutte meccaniche di gioco nuove che apprendevi ogni volta. Insomma, ci sono tante cose per cui avrei voluto che non sapevo, che non sapevo fare e che non potevo fare. Con cui avrei potuto rendere questo la visione originale che avrebbe potuto essere. Tuttavia, ripeto, torniamo all'idea dell'accettazione dell'arte. Abbiamo potuto fare solamente il meglio del meglio di quello che abbiamo potuto fare. E di questo sono orgoglioso. E l'unica cosa di cui sono orgoglioso che dico che è figata è l'attitudine del gioco, proprio che traspira nella sua imperfezione. I personaggi, secondo me, vedendo oggi il gioco, traspirano l'idea di quello che potevano essere, ma non lo sono stati perché mancavano i mezzi per avere più dialoghi con Puanani, approfondire questo, per avere approfondire Raz che poverino non ha fatto niente in questo gioco, quando per lui c'è scritta tanta roba importante. C'è tanta roba importante dei personaggi che abbiamo scritto, però quello che abbiamo potuto fare in questa porzione, perché io continuo a sperare e continuo a considerare di rimetterci mano e continuare a svilupparlo. Al posto di fare io, per esempio, odio l'idea di poter fare Cookie Cutter 2, la odio. Preferisco fare Cookie Cutter 3. Lo faccio uscire, lo chiamo 3 perché vaffanculo, non te lo do il 2, non è una merda il 2. Comunque, mi sono perso. Cosa sei più orgoglioso? Era Sono quello che orgoglioso stavi della dicendo. narrativa, e Dell'attitudine. dell'attitudine che rappresenta la narrativa, ma l'attitudine anche dei personaggi, delle ambientazioni, l'attitudine delle cose. Poi tutto poteva essere più approfondito e strutturato e sarebbe diventato eccezionale. Però attenzione, perché tu hai detto una cosa, che è bello quando proponi a un videogiocatore indie una formula nuova. Nel nostro caso però era una formula troppo azzardata. Entri in un ristorante asiatico e il nostro piatto era un piatto fucsia, cioè c'era una brodaglia fucsia. Tu dici, ah, interessante, però non so se la voglio assaggiare. Quindi sapevamo già dall'inizio e non ce ne fregava niente, che era una cosa che non era per tutti, anzi era la cosa che mi faceva più contento, fare una cosa che non metteva tutti, a parte che non la so fare una cosa che mette tutti al suo agio, non la so fare neanche se mi metti a lavorare con, non lo so, Leonardo DiCaprio. Ma perché c'è chi la sa fare? No, però sai, c'è chi chi pensa... studia meglio, cioè con degli standard per un target un po' più Sì, ampio, ragazzi, no? ma Cioè, ricordate che esistono le console war, le diatribe tra Star Trek e Star Wars, quindi di che parliamo? Andiamo avanti. Infatti, quello che Poi non il mi Signore piace... degli Anelli e Harry Potter. Per Sì, esempio, quello che non mi piace, infatti, non è tanto pensare di fare una cosa che piaccia a tutti, ma ragionare pensando di fare una cosa che pensi che piaccia a tutti. Cioè, facciamo questo progetto, ma Sì. cerchiamo di farlo che piace a tutti. È una paraculata, secondo me. Secondo questo stupido persona che non vale niente, non deve insegnare niente a nessuno, ma che vuole insegnare a se stesso qualcosa, lo scopo di un artista o il mio è quello di cercare la mia strada nel mio percorso con il mio piatto fucsia strano che fa un odore strano. Se poi lo assaggi è buono, però l'odore è strano, non so se lo vuoi assaggiare. Quello è, perché io poi godo cioè io ci ho passato 6 anni là dentro, ogni stanza del gioco, tu ci passi e ci corri dentro, ma io ogni stanza l'abbiamo decorata come se fosse la cura per il cancro, pure quella. Io ci ho passato 6 anni in ogni dettaglio là dentro.
per me il viaggio doveva essere un viaggio che mi avrebbe arricchito. A me mi ha arricchito, ho fatto quello che volevo senza... Il publisher è stato uno zuccherino, non hanno mai detto un cazzo, tipo questo lo leviamo, non hanno mai detto niente, anzi hanno detto andate raga, andate, vai e dai, così proprio sono stati. Quindi io sono contentissimo dell'attitudine del gioco e dell'averlo portato fuori come volevo io, avendo sbagliato tutte le cose che ho sbagliato, così che ora so se lo devo migliorare, se lo devo continuare, come fartelo più figo, altrimenti non avevo idea, non avevo i mezzi per saperlo, se lo Io, facevo come volevi tu. E questa cosa che hai bravo. detto secondo me è molto bella, del Sì. trattamento che vi hanno riservato il publisher, perché noi abbiamo sentito, soprattutto con Chiara ci siamo trovati a fare molte interviste insieme. Io ho sentito sempre, direi molto, dico troppo spesso, parole contrastanti da parte di sviluppatori, team piccoli, medi, riguardo il trattamento riservato dall'editore. Ed è una bellissima cosa, secondo me, perché alla fine ne parlammo anche in un'altra intervista. Alla fine la libertà autoriale, creativa, il controllo, è una brutta parola, però il controllo a livello proprio fisico di un progetto dovrebbe essere di chi questo progetto l'ha, concedimi il termine, partorito fin dal primo momento. Nel momento in cui mi si dice devi togliere, devi modificare, questo fa schifo, non va bene, togli. Non ti voglio dire, poi non so come la pensi tu sotto questo punto di vista, che sia una cosa terribile, però limita in un certo senso la libertà che io volevo investire qui dentro, che volevo investire in questo spazio. Poi ripeto, non so come la pensi tu, non so come la pensi su quello che è il rapporto generale che si crea tra uno sviluppatore e un editore a livello sia lavorativo che poi a livello di rapporti, quindi personale. Passami il personale proprio tra virgolette. Allora, io voglio essere il Sebastian contrario. Io sono del parere che un buon publisher deve dire al team di talentuosi che sono verdi, che sono in erba, non in erba come lo siamo stati noi durante lo sviluppo, ma in erba perché sono acerbi. Che simpa. Il publisher dovrebbe avere la capacità di dire questo progetto io l'ho comprato perché ne conosco le potenzialità, ma tu devi anche ascoltare me perché questo è un prodotto commerciale e noi assieme dobbiamo mandarlo sulla luna, dobbiamo guadagnare più soldi possibili da questo prodotto. Io ci sto. Se tu non distruggi quello che voglio fare io e se sei un publisher intelligente non compri un prodotto che poi vuoi distruggere completamente. Infatti, una cosa che ti voglio dire è che il lamento del mio publisher è quella, non ci hanno mai detto una sega, proprio niente, zero. Cazzo, dammeli due consigli, merda. Non voglio cioè, io ho fatto tutto come volevo io, ma non con la presunzione di dire quello che faccio io è il meglio di tutti, no. Cioè, dammi due consigli, dammi due feedback. Un publisher deve avere un team predisposto per guidare la squadra che ha comprato verso il successo. Ragazzi, questa meccanica di gioco viene dagli anni 30, facciamola così, facciamola come questo gioco che sta andando bene. Ma qui diventa complessissimo. E perché molti team di sviluppo parlano male dei publisher con cui lavorano? Perché quando fai un videogioco pensi che devi solo curare la parte artistica, questa è la mia visione, dovremmo svilupparla. In realtà c'è un casino di business che devi trattare con questa persona con cui state diventando soci d'affare, dove non devi essere un bimbo minchia maledetto, cioè è business, tu ti devi presentare là. Io sono stato pessimo, ho imparato sbagliando un mare di cose, ho fatto la checca isterica, ho fatto la drama queen, sono stato orribile fino a capire che sono ridicolo, cioè questa cosa è business, non si ragiona così. E di nuovo, anche lì ho imparato che è meglio, ho imparato da me come fare le cose. E secondo me molti dei team che si lamentano dei publisher è perché hanno la visione di fare il videogioco, ma poi alla fine della fiera gli manca tanto la parte imprenditoriale.
del fare le cose. Dialogare con queste persone, che quello che vogliono è che entrambi fate più soldi possibili. È un prodotto. Io stesso, che comunque ho fatto il gioco Brodaglia Viola, che è un autore strano, io voglio farci più soldi possibili, pagarmi il mutuo della casa, comprare una Lamborghini rosa, cioè non lo farò perché la Brodaglia Rosa sta vendendo, ma non siamo diventati un blockbuster e mi sono contento così. Ma al contempo anch'io, con tutta la mia libertà espressiva e con tutto quello che vi ho detto finora, voglio vendere il più possibile il mio gioco. Voglio fare più soldi Certo. possibili. Certo, E giusto. per No, fare più no, soldi possibili devo diventare imprenditore e parlare con questi come un imprenditore, perché se arrivo là come Stefano Gugliel qualcosa e ti parlo drama queen come sono, perché oggi mi sono svegliato così, che ieri ho fatto festa, non funziona. No, d'accordo, è vero. Purtroppo ci no, vogliono entrambe le assolutamente. parti. La parte artistica, e tornando al discorso che facevamo prima, che un po' mi riguarda, è proprio questa, cioè l'artista a volte si perde e ha bisogno di qualcuno che lo prende un attimino e lo direziona un po' sulla vita reale, perché se sei un artista proprio a 360 gradi davvero rischi di non capire quello che stai facendo a livello concreto. Sì, sì, Quindi sì. ci vuole qualcuno, cioè è un connubio perfetto che poi fa funzionare le cose. Ci devi avere fortuna di trovare le giuste persone che capiscano la tua idea, che l'accettino per quella che è, ma che poi limino, no? Che poi ti portino, a meno che non sei tu fortunato che già sai come funziona il marketing, che già hai anche quel tipo di skill, perché di solito gli artisti da questo punto di vista non sono per niente skillati, ma proprio No, zero. Cioè, no. quindi se non fosse ecco, per gli editori, per i publisher o comunque per gli imprenditori che invece hanno un altro tipo di abilità, ok? Sì. Io lo dico sempre, magari fossi nata no, con entrambe le componenti, ma ahimè non è così. Quindi serve qualcuno che poi ti direziona e ti concretizza tutta questa cosa meravigliosa che sta dentro al tuo cervello bacato. È giusto. Però attenzione Chiara, perché tu non devi secondo me partire dal presupposto che mi manca un talento, cazzo, altrimenti sarei... No, cioè è un talento che come nei giochi di ruolo, tu un punto abilità alla volta puoi riuscire a costruire. Cioè io non è che mi sono svegliato, ripeto, io ho fatto delle cose, ho fatto delle figure di merda, raga, incredibili, con Ma gente... infatti poi avrò una domanda. Mannaggia. Continua, Quindi scusa insomma, l'interruzione. sì, finisco. Quella è una cosa, una skill che puoi costruire, questa, come l'ho Eh, come la sto costruendo Però ci vuole anch'io. qualcuno che ti dà un minimo di dritte, insomma, Sì, come sì, sì, dicevi sì, tu, sì. capito? O l'interesse personale, sì, per Mm. esempio chiedere a qualcuno che già l'ha fatto, cercare quel tizio online che parla con questo mio nuovo sistema riesco a guadagnare 60.000 euro al mese grattandomi il naso. No, quelli non li No, vabbè, guardare. E poi no. un'altra no, quelli non li guardare. E poi un'altra cosa rispetto a quello che hai detto prima. Quello che stai dicendo tu di avere la skills che ti permette di non essere solo un artista che poi impazzisci nel mondo dei tuoi colori, è interessante se vuoi lavorare con la tua arte. E non è detto che poi diventa bello. Ripeto, io l'ho fatto e sono finito al manicomio. Io conosco tanti artisti che sono contentissimi di fare le loro cose, non gliene frega un poveri come la merda, li mantiene mamma e papà, ma fanno delle cose bellissime. È E anche loro che li mantengono, è quello io il voglio problema. essere come loro, voglio essere mantenuto da mamma e papà o da Elon Musk un giorno mi manda i Anch'io, soldini e anche io sto io là. vorrei essere una cazzo di ereditiera, grazie. A quel punto avrei risolto tutti i miei problemi, siamo Eh. d'accordo. Il Vabbè. problema è che poi appunto, se non lavori con la tua arte, che è la cosa che ti piace di fare di più, devi trovare un altro lavoro per vivere. Io ho fatto il pizzaiolo per 10 anni e ho odiato ogni secondo di quel lavoro. Quindi, insomma, Lasciamo perdere, va, lasciamo lavorare con perdere. la tua arte richiede uno sbattimento che se non fai, non lavori con la tua arte, devi comunque vendere te stesso per fare un lavoro dove sei fuori, dove lavori dalla mattina alla sera, dove ci sono mille problematiche. Chiaramente. A questo Certo. punto Vai, arriva la vai. domanda che è lecita e è legata proprio al concetto di, come dire, mettere un tassello dietro l'altro acquisendo skill. Tu parti da questo tratto artistico esplosivo, ovviamente, che metti in tutte le tue espressioni, che sia il mostrare te stesso nel tuo minime
o anche semplicemente parlare di quello che è il gioco o di quello che è messo nel gioco e tutta quella che... Ma come hai conciliato questa parte con invece gli aspetti più analitici e di programmazione che poi hai dovuto implementare obbligatoriamente, perché poi molti pensano che con 2 blueprint, e questa è la concorrenza, scusate, ok, fai 2 connessioni, ok, sì, certo, se qualcuno ti ha scritto il gioco al posto tuo puoi anche farlo, ma altrimenti no, non funziona così. Come hai conciliato tutto questo? Tutto ebbe inizio nel lontano 2008. Allora, io quando ho iniziato a fare questo mestiere, iniziai a lavorare per questo ceffo loschissimo che si chiama Francesco Bizzini, che è un catanese super grumpy che divenne il mio maestro nel 2008. Io arrivai giovane punk, pizzaiolo in erba. Arrivai da lui con un catasta piena di disegni a matita, gli faccio ciao, io faccio i disegni, posso lavorare per te? Lui fa no, però se vuoi, però se vuoi ti metti qua di lato, non rompi le palle e ti metti a fare modellazione, ti insegno a fare il 3D. Lui al tempo faceva progetti per Nintendo Wii. Stava lavorando a un progetto per Nintendo Wii e Nintendo DS. Fu il mio primo approccio nel 2008 con gli indie, che al tempo erano una realtà veramente sotterranea. Va bene, mi trasferì a Catania e lavorai per lui 2 anni gratis. Gratis, io andavo là e imparavo. Ero così affamato che imparavo modellazione, rigging, animazione 3D. Imparai proprio il mestiere con cui poi arrivai a Unity, yada yada yada. Perché ti sto dicendo questo che mi hai chiesto della programmazione? Io non ho idea di come funzioni la vita. Per esempio, non so la differenza tra la GPU e la CPU del mio computer. Infatti, l'ottimizzazione di QuickCutter era una merda. Ora l'abbiamo sistemata. Ma l'ottimizzazione di QuickCutter era una merda perché io non avevo idea. Io non ho idea di come si installano i programmi nel cazzo di computer. Chiedo sempre a qualcuno di installarmi, poi sono pigro, non voglio neanche saperlo. Tuttavia c'era Francesco Bizzini, che al tempo era il mio capo ed era il programmatore più abile che conoscevo. Non solo mi ha insegnato il mestiere, ma in più il tizio era talmente tanto talentuoso che a 14 anni la Blizzard lo voleva arruolare per andare a lavorare a World of Warcraft. Al tempo voleva significare diventare milionari da 0 a 100, perché al tempo i videogiochi erano un'industria enorme e World of Warcraft era... Lui non andò a Blizzard solo perché aveva paura dell'aereo e rimase a Catania. Lavorai con lui tutto il tempo e quando iniziai Cookie Cutter ebbi l'onore di assumerlo. Quindi io, il mio maestro, la persona che mi ha creato nel mondo lavorativo, lavorava per me. Quindi io avevo una capacità, ho sviluppato una capacità artistica per fare le cose che volevo, direttiva per comunicarla e formare un team, ma programmativa zero. Però ho imparato come direttore a comunicare tutto quello che volevo come lui avrebbe voluto sentirselo dire, perché i programmatori sono degli esseri interplanetari che non appartengono in questa dimensione e quindi quando li parli non devi parlare come parli a te. È tutta una questione di if, but, equal, no, non è proprio così, però insomma è veramente complesso. E quindi tutto quello che io proprio non ho metà del cervello ce l'ho, l'altra metà del cervello è Francesco Bizzini. Allora ci sediamo, si può fare questa feature, immagino che questo combattimento debba funzionare così, che questa feature sia così, come si può fare? E lui mi dice, cretino, questa cosa non esiste, si fa così, e allora la sistemiamo la facciamo funzionare, ma io principalmente zero, zero, proprio codice, programmazione zero, man, zero, Ok. zero. Questo è utile anche per spiegare agli One Man Army, ok? Sì, Che secondo me comunque crearsi anche un piccolo team di persone fidate che sì. facciano proprio evita di trovarsi in situazioni sovraccarichi, perché poi se sei Sì, all'inizio l'errore sta dietro l'angolo e se ti sì. metti a fare tutto, poi ci metti l'errore che la progettazione non è stata fatta, quindi arrivata a metà dell'opera esce un nuovo titolo, però potrei mettere questa cosa che ho visto e rimetti in discussione una cosa che diventa 20 anni di
che non porti a te. Sì. Mamma Ma mia, ne ho intervistati tanti poi. Tanti che veramente io invidio perché, ripeto, hanno un livello di concentrazione di idee e sforzo a livello, penso anche mentale, enorme. Anche, ripeto, team di sole due persone, ma molto spesso fuck. una persona stessa che pensa arte, dinamiche del gameplay, costruzione tutta del world building, le musiche stesse che non collaborano con nessun artista. E effettivamente quello che vedo a sviluppo in corso è anche un lavoro molto pregevole. Mi rendo conto, ma porca puttana, ma com'è possibile una roba simile? Lì devi diventare una suora, lì devi diventare cioè tutta la tua esistenza è protesa a questo, cioè non hai nessuna interazione sociale, nessun rapporto e io sono un essere sociale, io ho bisogno di uscire, di stare con la gente, di andare alle feste, fare le 4 del mattino e tornare a casa in condizioni anomale, cioè a me farebbe male la chiusa così e mi ha fatto male questo tipo di chiusa, però queste persone hanno un equilibrio talmente tanto perfetto nel fare questa cosa, solo questa cosa. Ma io non lo so, perché poi anche il ragazzo di Stardew Valley si chiamava quel giocone. Sì, Anche lui era partito così, ma poi anche lui se n'è andato a male. Poi lui è stato male, 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 male pure lui. Si è allontanato, poi è tornato. Farmaci. Cioè, anche lui, che comunque era un gran equilibrato, un gran monotematico, unitematico, poi alla fine si è ammalato. Non lo so come fanno, però se riesci a farlo, bella per te. Io ho bisogno di tante altre cose nella vita, non solo la realizzazione del mio lavoro. No, ovvio, ma perché poi il discorso che faccio è che non parliamo di effettivamente alcuni di quelli che abbiamo visto di progettini. Cioè parliamo veramente dove molto spesso di carne al fuoco c'è un'intera grigliata, non c'è un polletto, una fettina di vitello, c'è un arrosto per 60-70 persone. E molto spesso mi rendo conto anche la concentrazione, perché ok, io mi rendo conto, artisticamente questa cosa non la saprei fare. A livello di programmazione nemmeno, ma penso molto spesso quante ore ci spendi quotidianamente. È quello che cerco di immedesimarmi in quel determinato contesto. Se artisticamente non me lo immagino e da un punto di vista di programmazione del gameplay nemmeno, da un punto di vista di ore spese me lo posso immaginare, ma non ho un'idea cristallina di quello. Anzi, ho un'idea molto molto nebulosa, molto molto annebbiata di questo. Quante ore sono? 9, 10, 20, 18? Tutta la tua waking life. Apro gli occhi la mattina, io ricordo mi svegliavo da sogni compulsi riguardanti, presente sogni febbrili, quando sogni quelle cose compulsive che ti fanno stare male. Ok, sogni compulsi tutta la notte sul gioco. Mi sveglio, vado su, metto la caffettiera sul fuoco, neanche aspetto, accendo il computer e già sto lavorando. E poi mi stacco a mezzanotte, all'una del mattino, mi trascino in salone, provo a guardare una serie TV, dormo, sonni compulsivi, ricomincio, 7 giorni su 7 per anni. Cioè, ti porti a una condizione mentale, almeno questa è stata la mia esperienza, spero non sia stata anche quella di queste persone, perché no, perché no? Oh, non ti so ovviamente sono domande che a livello proprio solitamente non faccio, anche perché alla fine non sono affari miei in quanto ovviamente stampa, mi limito ovviamente, però nel mentre sento le risposte molto spesso immagino il mondo che sta venendo alla luce in un determinato progetto, cerco di capire cosa veramente può essere, cosa può comportare un determinato carico di lavoro a livello quotidiano, settimanale, mensile, annuale, perché poi realizzare un qualcosa di grande molto spesso il giocatore non se l'immagina, si immagina in giocatore medio in 3 mesi mi aspetto il progetto bello, pronto, 60 fps, 4K nativo sul mio bellissimo monitor. No, deve venire in 3 mesi, non posso aspettare 6-7 anni che esca il progetto, perché io lo devo avere subito.
Perché poi molto spesso c'è quest'idea, non a tutti, ma a tanti videogiocatori, io ho sentito in tantissimi forum quest'idea del tipo: "Non è possibile aspettare tutto questo tempo". Man, in realtà anche di più. Io andavo aggressivo quando la gente arrivava. Ah, e allora quando esce? Io faccio, intanto calmati. Quando è pronto, when you're ready, it's ready. Ah no, scusa, scusa il cazzo. Perché vedi, poi c'è proprio, non si ha idea, c'è dall'altra parte una richiesta aggressiva. Per me il cliente non ha sempre ragione, non l'ha mai avuto. In pizzeria l'idea del quando lavoro in pizzeria il cliente ha sempre ragione, il cazzo, non hanno idea e le persone vanno educate. Perché le persone, sai quando si educano? Quando sono i loro orribili figli a fare quei lavori, allora loro cambiano parere sulle cose. Ah, ma sai che forse non dovrei trattare di merda i camerieri perché, poverino mio figlio, ora fa il cameriere. Ecco, le persone vanno educate alle cose, come vanno educate a capire che questi sono prodotti enormi. Noi per fare il cazzo di porting a Nintendo Switch ci abbiamo messo 8 mesi, abbiamo lavorato come i 8 mesi per fare girare sto cazzo di gioco su Nintendo Switch. Abbiamo dovuto fare dei miracoli, perché poi Cookie Cut era col fatto che è tutto disegnato a mano e sono tutte fogli PNG trasparenti 4K. Non scherzo se ti dico che noi abbiamo più texture più grandi e più pesanti dell'ultimo Call of Duty. Non scherzo, man. E portare quella roba su Switch è stato distruttivo e farlo girare a 60 fotogrammi al secondo è stato da folli. Ci siamo riusciti, però ci abbiamo messo 8 mesi per fare un porting, cioè, ah, ma quanto ci vuoi mettere a fare? Eravamo un team, io, Francesco Bizzini, che è un, te lo giuro, io lavoro, posso vantarmi di aver lavorato in tutto il mondo, a Barcellona, in Inghilterra, in studi enormi, con programmatori bestiali. Bizzini è il migliore di tutti. Con Bizzini che è il mister migliore e il team messicano di porting di Gunston, che sono 10 persone skillatissime, ci abbiamo messo 8 mesi. 8 mesi. Il porting, immaginate il gioco, cioè sono progetti titanici che chiedono una quantità di lavoro titanico e questa è la verità. Anche quelli che sembrano più piccoli con la pixel art disegnata dalla zia Pina, anche quelli hanno bisogno tutta l'ingegneria dietro programmatica e tutta la roba che riguarda entrare in una console e fare in modo che il tuo gioco giri agiatamente su quella console. Il delirio. Le stesse persone che poi ti dicono che boicottano uno studio perché esce fuori che fanno il crunching sono gli stessi che poi quando ti commentano che Hollow Knight secondo non sta uscendo oppure appena c'è una notizia sul nuovo Hollow Knight ti riempiono la chattina di immagini di quei clown tipo dandogli dei buffoni ma poi sono gli stessi che però se nello studio c'è un caso di crunching tutti boicottiamoli la gente va educata. Purtroppo certe volte tira fuori il peggio di me, vorrei educarli a schiaffi, non lo farò mai perché la violenza è sbagliata, però vi schiaffeggerei le ginocchia, sai che non fa tanto male, però mi leva una soddisfazione di averti colpito, eh? Infatti ogni tanto sbrocco, voi mi seguite sui social, ogni tanto io sbrocco e tiro fuori. Sì, Ci sono giorni che tu lo vedi, qui Stefano oggi sta sbroccando, Stefano qualcuno oggi gli ha fatto girare, che generalmente sono uno zuccherino con i cuoricini, anche finti cuoricini, però quando sbrocco lo vedi che dice Stefano è sbroccato qui. Ma molto spesso io sono d'accordo con te, è rendersi conto di quello che c'è dietro, perché molto spesso è buffo, brutto da dire, ma l'utente non si rende conto, non perché non vuole rendersi conto, ma perché ovviamente il fruitore, io fino a che non sono cresciuto con l'età e anche con l'esperienza, quando avevo 15 anni e giocavo, non pensavo, porca puttana, quante persone ci saranno dietro sto gioco? Io pensavo, bello sto gioco, continuiamo a giocare. Cioè, quando cresci ti rendi conto che molto spesso io veramente ho parlato con tante persone. Tu perché sei uno che sta dentro a 'ste cose, sei cresciuto e le hai capite, ma c'è gente bella grande che 'ste cose non le sa e Per non le questo capisce ti porto tuttora. quest'esempio. Io quando Cioè uscì Elden Ring parlai, mi ricordo ancora in un forum con un ragazzo che criticava l'ottimizzazione del prodotto, criticava quello che per me è attualmente uno dei migliori giochi nel suo genere, mai usciti.
E io gli ho chiesto: "Scusa, ma per farti un'idea, sai che ci saranno le patch del gioco e soprattutto ti rendi conto quanti lavoro c'è e quanta gente c'è dietro a questo prodotto?" Mi ricordo mi rispose: "Ma una quindicina, ventina di persone." Sì. Okay, chiudiamo il discorso perché ho detto Eh, abbiamo finito di parlare, un po' perché sono quelli che non hanno idea, un po' sono i ragazzini che sono io ero così, io quando ero piccolo ero uno di questi stronzetti che ti veniva a rompere le palle perché mi divertiva. Quindi un po' ci sono quelli, un po' ci sono gli stronzetti piccoli che vogliono rompere le palle, vanno educati e vengono da tanti contesti diversi. Vengono da tanti contesti diversi. sì, sì, io son d'accordo, assolutamente. Come quando provi a far capire che non mi viene nemmeno il contesto indie non è inferiore. Un altro utente si era scagliato contro il genere indie. Mi ricordo, Carlo, noi abbiamo in comune Hades e ricordo questo utente commento sotto a un post di apprezzamento di Hades: "Bellissimo, peccato che è indie." Vuol Peccato. dire? Bellissimo. Peccato che Mannaggia. come se fosse un Un difetto, sì. Ora in fuori poi una coscia di Vabbè. pollo, peccato che c'ha il retrogusto d'acido. questa Cioè gliela rubo, questa la inizierò a scrivere sotto le chat indie. Shame, it's an indie cioè game. capisci che capisci veramente che è gente che non si rende conto di nulla, Sì, di sì, nulla. è Esatto. così. Ci devi venire sempre, è così, ci devi fare l'abitudine, funziona così. Ma Bene, non so se voi avete altre curiosities. io Io credo direi che che magari, se Stefano ne è felice, più avanti potremmo ripetere un'esperienza simile, piuttosto che fare una live di 4 ore e morire tutti male adesso. Tu che ne pensi, Se no Stefano? andiamo tutti e 4 in Allora, voi quando devastazione. volete mi scrivete un messaggio, io sono qua, io sono un attention whore, quindi mi piace sempre stare al centro dell'attenzione. Quando volete mi scrivete, io sto qua a dire minchiate con un italiano ostentato e muovendo le mani così. E so, magari la prossima volta proviamo anche a farla in inglese così tu magari parlerai benissimo, noi faremo qualcosa di più arrabattato, però potrebbe essere divertente, perché Noi no? siamo principalmente, per fortuna purtroppo, un prodotto non italiano, siamo un prodotto inglese. Quindi la maggior parte delle persone che lo seguono purtroppo non possono intervenire. Ma io spero, anzi è una delle cose che con un mio amico Marco, lui sta provando in tutti i modi lui non riesce a darsi pace del fatto che noi siamo passati completamente sotto ogni radar italiano. Noi avremmo venduto 1000 copie del gioco in Italia, 1000 te lo giuro, Questa tutta Italia. cosa. Nessuno, non hanno idea che esistiamo e quelli che hanno idea non gliene frega niente. Ma non E ha senso, lui non se ne dà pace e ci sta credo. contattando tutti, lui sta contattando tutti, non lo sta facendo lui, contatta tutti per farmi avere interviste con gente con cui sto parlando anche in questi giorni che sono tutti fichissimi. Perché non... A me è una cosa che un po' inorgoglisce perché sono uno stronzetto, il fatto che a me comunque l'Italia mi è sempre stata stretta, non mi sento italiano, non mi sono mai sentito italiano, non vivo in Italia da 15 anni, è metà della mia, no, meno di metà della mia vita. Quindi, però ripeto, siccome voglio vendere perché voglio una Lamborghini rosa, voglio capire perché, mi dispiace, e voglio una Lamborghini rosa. Quindi comunque, quando volete, chiamatemi che io ci sono sempre, facciamo uno show simpatico e divertente. Bellissimo, Tra l'altro ti faccio adoro. questa nota a margine, io me ne sono accorto dopo la pubblicazione del primo nostro contenuto, voi foste italiani, perché Mi parlavi in ovviamente inglese. il team era basato non in Italia. Sì, Quindi sì, sì. ovviamente sai, ho collegato, c'erano sia profili internazionali che profili italiani, ho collegato che fosse un team ovviamente ibrido, però basato effettivamente con la base in Inghilterra e ovviamente il creatore del progetto fosse madrelingua inglese o comunque inglese, basato in Inghilterra da tempo, non avevo collegato minimamente che fosse italiano. Sì. Questa cosa l'ho scoperta con il tempo. Ma io infatti mi ricordo Francesco Mastro di Casa, ma questo è italiano, poi provo a parlargli in italiano. E poi una volta ti ho parlato in italiano e tu mi hai risposto in inglese, dico vabbè,
Ne conosco tanti italiani che non parlano italiano, ho detto vabbè, magari ha solo il nome italiano. Poi invece dopo ho iniziato a parlare, ho detto, ah vabbè, no, è italiano, ci sta. No, noi siamo società inglese, nel team siamo 4 italiani e poi c'è malesiani, canadesi, argentini, americani, siamo stati sparsi in tutto il mondo. Però gli italiani sono 4, sono io e i miei compari. È stata è stato veramente poi ti ho detto il progetto l'abbiamo scoperto, se vogliamo è stato il caso a farcelo scoprire, di conseguenza è stato l'avremmo scoperto sicuramente magari, come ti Sì. dicevo, anche dopo, magari il giorno della release, 8 mesi dopo la release, oggi, però, perché molto spesso purtroppo circolano solo determinate cose che vanno in trend, e son contento che l'abbiamo scoperto in tempo, soprattutto in un determinato tempo che già la produzione era quasi arrivata al suo punto finale, Sì. però scoperta in tempo per spargere la voce ancora di più in tempo. Guarda, voi siete stati i primi i primi innanzitutto e fra quelli che ci hanno dato più amore. L'amore che ci avete dato è stato il più dettagliato che abbiamo mai ricevuto. Ripeto, quando avete fatto l'articolo in cui parlavate di Cookie Cutter, non il primo, il secondo e non quello di Salem, nel secondo proprio voi parlate del team, parlate del nostro piano. Cioè io ero scioccato, l'ho passato al publisher, l'ho passato a tutti i membri del team che erano tutti impazziti, cioè è stata la prima volta che avevamo ricevuto così tanto amore, ma amore ben strutturato, è stato bellissimo. È difficilmente arrivato dopo a quei livelli e soprattutto siete stati gli unici in Italia a farlo perché io da quella volta seguo come fate le cose voi. E voi quando parlate di un gioco lo parlate con il cuore di chi sto gioco gli piace, o comunque quando lo criticate tipo è stata una mancata occasione come avete fatto del gioco dei pupazzi, dei Funko I Pop, Funko. gli avete detto che è stata una mancata occasione. Cioè voi non cercate di fare una stampa che vuole essere per tutti per tutti, per essere out there, che cerca di essere abrasiva, per rompere il cazzo, perché quando voi parlate delle cose si vede che avete la passione di farlo e sta cosa a me mi ha avvicinato, ha risuonato tantissimo con noi, intanto perché ci avete veramente lusingato ed è facile per noi essere lusingati dopo quello che avete fatto, ma in più proprio si vede la capacità di dire una cosa con la passione negli occhi di un bambino che guarda un prodotto di intrattenimento come il videogioco. E così è come vorrei vederla io, con gli occhi di un cazzo di bambino che dice "Ah, che figata! Wow!", senza che invece mi parli di agenda politica e di cose che non mi interessano. Come la strutturate? Io vi vedo così e sono contentissimo che mi avete dato questa opportunità anche oggi di parlare e di farlo con voi. Perché fra 40 anni, quando i vostri figli mi studieranno a scuola, no, non è vero. Quali figli? Loro vedranno questo video, cazzo. No, ma noi ti ringraziamo un sacco. È l'impronta che abbiamo Grazie, cercato sempre di grazie. dare io, Carlo e Chiara un po' a tutto il progetto, perché distruggere non fa mai bene a nessuno. A noi non ci porta a nulla se non essere dei pezzi di merda. Sì. Che gli sviluppatori ricorderanno: "Ah, quelli sono gli stronzi che ci hanno trattato male, hanno trattato male il nostro gioco. Bene, mo so' interessati a trattare anche il nostro titolo, mo vedi che famo". Sì, sì, Primo è questo così. che è il motivo minore, ma in secondis perché siamo ovviamente è necessario collaborare a stretto contatto e perché la stampa si deve porre in modo ostile nei confronti di coloro con cui c'è un rapporto di collaborazione indiretto, perché ovviamente la stampa ha un rapporto di collaborazione che spesso è indiretto. Poi ci sono casi in cui ci si avvicina da un punto di vista di rapporti perché, ci si trova da un punto di vista personale, però un atteggiamento ostile della stampa o spesso cattivo, Mhm. io leggo molto spesso voti che fioccano su tanti titoli, dall'1 al 2 al 3. Mhm. E veramente su gente che si vede che ci mette tutta la buona volontà per emergere.
basterebbe molto spesso andare a specificare il perché e non dire il gioco fa cagare, il world building fa cagare, la narrazione è sconnessa totalmente. Vi consigliamo di non metterci proprio piede in questo mondo di gioco. Molto spesso basta poco, perché la critica costruttiva fa bene. Io l'ho imparato sulle Sì. a mie spese a livello di scrittura dagli articoli che scrivevo all'inizio a quelli che scrivo adesso e quelli che scriverò fra 10 anni. E soprattutto la critica invece distruttiva non fa altro che, per l'appunto, demolire tutti i mattoni che una persona, 2 persone, 3 persone stanno mettendo, perché molto spesso distruggi non solo il sogno di una persona, ma di 20, 30, 200 persone tutti insieme. Quando crolla il castello di carte, crolla un po' tutto, crollano le certezze, crolla tutti i punti di riferimento, tutti i mattoni messi fino a quel momento. Quindi lo trovo un Vero. approccio sempre molto, molto sbagliato. Sì. Quindi noi nel nostro piccolo proviamo sempre a cercare un approccio di mettiamo non ti voglio dire amore, ma di sostegno passionale verso chi fa questo lavoro e chi mette tutta la passione nel proprio lavoro. È l'impronta che abbiamo sempre cercato di, o almeno nel nostro modo di trasmettere a chi collabora attivamente con noi. Quindi ti ringrazio e ti ringrazio innanzitutto Ti tantissimo ringraziamo tantissimo. per tutto. Sei meraviglioso. Te lo Ringraziamo anche i ribadisco. nostri spettatori. E... I nostri 2 spettatori, quanti sono? 4, ok, va D'altronde bene. siamo in live da penso 2 ore buone, penso ormai. Sì, un paio E di uno, orette, e uno è Jur di York che non parla assolutamente italiano, poverino. Ma è stato- adesso Thank magari ci you! sarà. Thank you, Jur. We love you, Jur. Thank Jur. you so much. Magari poi genereranno i sottotitoli successivamente nel video, se lo riguarderà, dai. Ah, se Sì. fate generare i sottotitoli è figo perché posso farlo girare anche... dai, Dobbiamo in qualche modo. No, per ovviamente, forza, ovviamente dai. sarà ripubblicato con i sottotitoli che farò generare in italiano e poi farò attentamente ricontrollare nella traduzione. Fighissimo. Quindi verrà fatto il lavoretto in modo che non sia storto. Figo. Scusami se mi permetto di darti un consiglio, ignorami, ma se tiri fuori 2 reel dove diciamo le cose più spicy e poi le colleghi al video, è come attiri questi giovani decelebrati al contenuto che quando non sono interessati. Quando tiri fuori le cose peggiori che ho detto, allora fai una reel Bisogna con quello farlo. e lo colleghi al video e li fai più gol a questi simpatici Senz'altro, ma in direttori. verità volevo fare anche un highlight da pubblicare a parte. Anche Molto perché figo. diciamo che abbiamo prodotto 2 ore e mezzo, anche se c'è stato i sì. 10 minuti iniziali di imprevisti, ma sembra che ci siamo un po' rifatti nel Sì, mentre. Piacevole, è stato molto bello. piacevole, ragazzi. Grazie mille, veramente Grazie, Grazie, grazie tante a te, grazie. Stefano. Sei stupendo e a presto, quindi. Grazie a tutti. Grazie Di per essere nuovo. stati con noi. Grazie a Jer. Thank you, Jer. Thank you. Bye. Bye.